Sì. 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 Però qui chi ci deve sedere che no? L'assessore, sì. L'assessore Lai al tavolo, per favore. L'assessore manca. Così cominciamo. Là, ecco, cercavo lei, stavo chiedendo di lei, vedo adesso perché vede il sindaco inizia. Ma è vero che avete 8.000 qui a Olbia, 8.000 anche di più, mi hanno detto. Incredibile. Vabbè, bene. Incredibile. Sì, sì. Possiamo cominciare, se vi accomodate, se i signori invitati, ospiti, partecipanti si accomodano, cominciamo i lavori, perché dobbiamo recuperare qualche minuto. Accomodatevi. Non c'è bisogno delle foto ancora, siete molto gentili. Allora, Presidente. Allora, segretario. Allora, se tutti prendono posto, possiamo dare l'avvio ai lavori di questa conferenza regionale dell'immigrazione, indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna, con la sua presidenza e con l'assessorato al lavoro. Come vedete, la presidente Todd è già qui, l'assessore manca pure. Cominciamo proprio subito, se vedo già, sembriamo quasi alla radio, tutti pronti, e il silenzio è calato immediatamente, siamo pronti a cominciare. Questa conferenza regionale dell'immigrazione l'ha voluta convocare la Regione a fronte di una idea di inclusività, di sviluppo, di integrazione che vuol vedere la Sardegna, diciamo, protagonista di politiche appunto di integrazione, sviluppo, non discriminazione, in una regione che ha raggiunto il 3,6% di immigrati tra la sua popolazione. Non è un indice altissimo, ma questa conferenza vede si va ad Olbia, città che invece ha un tasso di immigrazione dell'11%. Io non dico altro perché tocca ai protagonisti che sono i relatori, la regione in prima battuta, e poi i relatori che nell'arco già saranno tantissimi, i rappresentanti della società civile, delle istituzioni religiose, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato, delle comunità straniere presenti in Sardegna, perché si tratta di fare un confronto a tutto campo di ascolto e di messa in campo di idee, di proposizioni di cui l'istituzione regionale poi vorrà far tesoro. Prego, Presidente Todde, a lei la parola. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone presenti e l'assessora Desira Manca, tutto il personale dell'assessorato al lavoro per aver organizzato questo evento dedicato all'immigrazione. L'immigrazione è una condizione che noi conosciamo bene e abbiamo l'obbligo di non dimenticare, perché noi sardi siamo un popolo di migranti
sono stati tanti pastori, contadini, che sono diventati operai in Nord Italia, in Europa, in America. Lo sono stati grandi personaggi come Antonio Gramsci, che andò a studiare a Torino, o Gavino Ledda, che per riscattare la rinuncia alla scuola imposta dal padre si arruolò in continente, per poi riuscire persino a laurearsi in glottologia a Roma. O Grazia Deledda, che si trasferì a Roma per seguire la sua carriera letteraria e poi la portò al premio Nobel. Tanti furono poi i pastori che dopo la seconda guerra mondiale migrarono in continente per continuare a fare i pastori, trasformando così profondamente altri territori. Pensiamo alla Toscana. Sono stata recentemente alla tenuta di Suvignano, che è un posto particolare, un posto che è stato confiscato alla mafia. E ci hanno riservato, a noi Regione Sardegna, delle sale, delle stanze, per ricordare le nostre migrazioni, con delle fotografie, con delle storie, con delle voci di persone che questo passaggio lo hanno vissuto. E allora, io dico che è stato sicuramente emozionante riscoprire le storie di chi ha lasciato la Sardegna e il proprio bagaglio di speranze, sacrifici e sogni. E anch'io, e mi emoziono ogni volta che ci penso, nel mio piccolo sono stata emigrata, perché sono andata via per studiare, ho lavorato negli Stati Uniti, in vari paesi europei. Insomma, noi sardi sappiamo bene che cosa significa lasciare la propria terra e sappiamo bene che cosa significa mantenere il legame con la propria terra. Nostalgia e la percezione di essere lontani da casa. E allora come facciamo a non capire che è la stessa nostalgia, lo stesso legame, le stesse emozioni che provano le persone che arrivano qua, i migranti che arrivano in Sardegna, che arrivano in Italia, in Sardegna, da tutto il mondo, che scappano da guerre, da carestie, da miseria. E noi sardi non possiamo che provare empatia per una situazione di questo genere, rispetto per chi affronta viaggi che sono infiniti e rischiosi pur di darsi una possibilità di riscatto e sicuramente di una vita migliore per sé e per i propri figli. Negli ultimi decenni invece in Italia abbiamo assistito a una criminalizzazione del fenomeno migratorio. Gli immigrati sono stati considerati una minaccia, come chi viene a rubare il lavoro o chi viene qua solo per delinquere. E negli ultimi anni abbiamo assistito a un fenomeno che è quello che porta avanti questa visione con paura, instillando nelle persone la paura di essere diversi, instillando nelle persone la paura della sottrazione. Uno arriva per togliermi qualcosa. E invece noi dobbiamo ragionare in maniera completamente diversa. Dobbiamo ragionare nella ricchezza delle diversità, dobbiamo ragionare pensando noi che siamo un'isola che si sta spopolando, che siamo un'isola che sta perdendo i suoi giovani, che siamo un'isola che conosce bene cosa vuol dire non avere degli attrattori, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa. Dobbiamo ragionare pensando a quello che invece i popoli diversi, culture diverse possono portarci e come ci possono arricchire. E quindi noi dobbiamo prendere in considerazione che abbiamo già una popolazione che sicuramente non è una popolazione grande, si tratta di 55.000 uomini e donne che hanno scelto la Sardegna come terra di riscatto e come terra di speranza. Ma noi dobbiamo partire da qua e dobbiamo ricordarci anche le parole di Papa Francesco e anche il nuovo Papa Leone XIV, che hanno fatto sentire la loro voce in difesa dei migranti e della dignità delle persone, da qualunque posto al mondo essi provengano. E noi stiamo dalla loro parte, lo vogliamo dire in maniera forte e chiara. Vogliamo accogliere le persone che scappano dalla guerra e dalla miseria e che vogliono costruire insieme a noi pace, che vogliono poter lavorare, spesso in lavori che noi non vogliamo più fare perché sono troppo pesanti, come l'agricoltura. E dobbiamo anche aiutare le nostre comunità e aiutare loro nelle nostre comunità a crescere figli che saranno italiani, nonostante la legge li riconosce alla maggiore età. Ma noi sappiamo, perché i nostri figli frequentano le scuole con loro, perché riusciamo a condividere questo percorso quotidiano, che loro, nella misura in cui c'è un'integrazione culturale, sono italiani. E su questo ovviamente dobbiamo lavorare. Io spero che il referendum abbia smosso le acque da questo punto di vista.
Quindi questa prima conferenza regionale sull'immigrazione è un appuntamento importante per ascoltare le voci di chi interverrà, per un'occasione anche per migliorare il nostro sistema di accoglienza. Io sono orgogliosa che appunto la mia giunta, in particolare l'assessora Desiree Manca, si sia impegnata così tanto a convocare e a costruire l'opportunità e l'occasione di questa conferenza proprio per il confronto. Credo che sia importante che tutti noi, davvero ognuno con il proprio ruolo, lavoriamo e costruiamo. In tempi come questi veramente è bello ed è anche di ispirazione poter pensare alla Sardegna come una piattaforma del Mediterraneo, che sia una piattaforma di pace, una piattaforma di costruttori e una piattaforma di coloro che vogliono costruire il futuro aperti al mondo. Non ci poteva essere, credo, migliore apertura di questo discorso introduttivo della Presidente Alessandra Todde. Adesso proseguiamo con la parte istituzionale, dando la parola all'assessore di Olbia, Simonetta Lai, che interviene in questo momento in rappresentanza del sindaco Nizzi, che è in viaggio e ci raggiungerà più tardi. Olbia è la città che ospita questa manifestazione, come abbiamo detto, è anche la città col più alto indice di presenza straniera in città, mi pare tra il 10 e l'11% tra domiciliati e residenti. Prego, Assessore Lai. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie ai presenti, grazie alla Presidente della sua presenza in un momento importante, grazie all'assessore Desiree Manca per aver organizzato questa importante conferenza qui a Olbia. Mi onoro di rappresentare l'amministrazione, il sindaco verrà successivamente, non mancherà assolutamente all'appuntamento. Cosa si può dire di più di quello che ha detto la dottoressa Todde? Praticamente Olbia è davvero in una situazione veramente è un momento importante. Voglio dire che l'integrazione, l'accoglienza, la formazione che in questi anni abbiamo provato a trasferire non solo alle persone impegnate direttamente, ma anche ai nostri colleghi per l'accoglienza, a tutte le associazioni che si sono presentate nei nostri corsi di formazione, è stato, come dire, un momento di crescita. L'integrazione, la solidarietà, l'accoglienza qui a Olbia è sempre stata presente, e non solo per gli immigrati che arrivano con tante speranze da fuori dall'Europa o dall'Europa, ma è stata accogliente anche con l'immigrazione interna. La città di Olbia è una città che sta crescendo, che continua ad avere una percentuale di aumento della popolazione abbastanza importante. Questo significa che non è solo accogliente, ma si è creata una sinergia tale che anche le persone che arrivano danno un contributo importante. Non dico altro perché il sindaco avrà da dire la sua. Noi dalla nostra parte, da parte dell'assessorato, facciamo tutto il possibile. Cerchiamo di integrare nel migliore dei modi. Abbiamo dei progetti a livello internazionale di partenariato anche con la regione molto importanti. Li stiamo portando avanti e non solo. Voglio aggiungere soltanto una piccola nota. Abbiamo un progetto che riguarda l'inclusione sociale del partito per i giovani. In questo progetto abbiamo rilevato la presenza di stranieri molto importante. Fra i ragazzi che frequentano queste attività devo dire che ci sono ragazzi australiani, nigeriani, polacchi e soprattutto rumeni, perché diciamo che ad Olbia è molto presente la comunità rumena. Questo significa che si integrano non soltanto nella scuola, nella vita sociale, ma si integrano anche nelle nostre attività che nascono da attività educativa di strada, di
di accoglienza, ecco, dei ragazzi che non hanno trovato ancora, scusate, un momento di socializzazione. Io ringrazio di nuovo tutti quanti, ringrazio la Regione per questa attività, ringrazio Marco Secchi perché con lui abbiamo continuamente delle attività di confronto e di crescita. Grazie e buon lavoro. Grazie Assessore, proseguiamo con questo ritmo rapido e preciso con il Presidente del Consiglio regionale Comandini, Piero Comandini. Onorevole, a lei la parola. Tanto un buongiorno a tutti i presenti, un grazie a Desirée per aver organizzato questo importante momento di riflessione e un grazie a tutti quelli che hanno il colore della pelle diverso dalla mia per essere qui presenti, perché oggi non sapevo come iniziare il mio intervento. Saluti istituzionali, banali. Parlare di immigrazione ne parliamo credo da quando sono nato. Cosa facciamo per il futuro? Non lo sappiamo. Ormai purtroppo il futuro è nelle mani di pochi potenti che decidono quando buttare una bomba o prendersi qualche chilometro in più di terra perché questo rappresenta la propria forza. E io quindi non sapevo come iniziare e ora ho pensato a mio figlio e chiedo scusa che inizio con una parola che probabilmente non piacerà a qualcuno, però è la parola che mi ha detto mio figlio di 14 anni che studia in una scuola di Cagliari, la Manno, la conoscono molti cagliaritani, e che nella sua scuola ha più ragazzi stranieri che ragazzi nati a Cagliari. E mi dice, sai papà qual era la parola che dicono di più gli stranieri? Paraculo. Cioè in quella parola c'è l'integrazione, cioè la capacità di essere entrati all'interno più di un esame di maturità, più di 10 anni di residenza, più di fare la scuola con profitto e merito. Perché si chiede così, secondo qualcuno, profitto e merito per diventare cittadini italiani. Ora, in quella parola di mio figlio e del suo compagnetto del Bangladesh, c'è tutta l'integrazione che i bambini fanno più di noi, che i ragazzini già dalle scuole, dalle elementari, dalle medie, dalle superiori, dall'asilo, che hanno più di noi. Io credo che l'immigrazione migliore sia prendere esempio dai ragazzi, che non guardano il colore della pelle diversa, che non chiedono di che religione sei, che non si impressionano di fronte al velo, che qualcuno parlamentare italiano ritiene che sia spazzatura il velo, che non guardano e non fanno le differenze le facciamo noi, non le fanno loro, le differenze le facciamo noi, perché siamo noi, la nostra generazione, la mia generazione, molti di qui presenti, che abbiamo iniziato a fare le differenze. Guardate, oggi non ce lo possiamo più permettere di fare differenze, questo per 1 milione di motivi, anche perché nel 2060 in Sardegna saremo meno di 1 milione, anche perché se guardiamo i dati dell'Istat, fra qualche anno anche la stessa Chiesa avrà problemi a mantenere le parrocchie aperte in alcune comunità, perché i numeri dicono tutto, ci stiamo spopolando, non facciamo più figli, i giovani emigrano in località più importanti di loro, per il loro futuro, e quindi io credo che l'immigrazione sia una questione prima di tutto di civiltà politica. La civiltà politica che capisce che non deve guardare il risultato di oggi elettorale e che l'immigrazione non è un problema tecnico, come ha detto ieri un importante vice ministro del nostro governo. Perché non è un problema tecnico l'immigrazione. L'immigrazione è e rappresenterà la più grande opportunità di questo secolo. L'immigrazione rappresenta sicuramente una grande sfida che noi tutti dobbiamo affrontare. E dobbiamo affrontarla partendo da 2 considerazioni. Il primo, io credo che il referendum sia stato un grande errore. È stato un grande errore. Noi non possiamo lasciare alla pancia quello che la politica deve decidere.
E in un paese come il nostro deve essere la politica a decidere che la cittadinanza non deve essere conquistata dopo anni di duro lavoro, dopo una frequentazione scolastica di merito e profitto, ma deve essere data a quei ragazzini che nascono in Italia da genitori, che hanno anche stranieri, che parlano lo slang cagliaritano, sassarese o nuorese e che rappresentano il futuro per noi stessi anziani, mi ci metto anch'io, se vogliamo un domani avere la garanzia degli stessi servizi che non ci potremo più permettere. Quindi noi dobbiamo affrontare questa grande sfida con politiche inclusive, con scelte forti, con scelte impopolari che probabilmente non riempiono le urne, ma riempiono il futuro di mio figlio e il futuro di tanti di voi. Seconda questione, guardate, l'immigrazione è anche un'opportunità per i paesi di origine da dove vengono molti di questi ragazzi che oggi vivono in Sardegna. Perché il miglior modo di esportare la democrazia è quello di permettere a questi ragazzi di venire a lavorare qui, a formarsi e a dare la stessa possibilità che hanno i nostri ragazzi anche di tornare nei loro paesi di origine. Perché molti dei ragazzi che lavorano qui, che studiano, che frequentano le nostre comunità, poi sono i primi che sentono il richiamo della propria terra di origine, in quella terra di origine vogliono tornare per portare quello che hanno imparato qui in Italia, in Europa, nei paesi democratici più evoluti. Quindi se noi vogliamo anche permettere ai paesi di origine di avere delle possibilità di ripresa economica, sociale, demografica, dobbiamo far sì che questi ragazzi vengano accolti, sapendo bene che ormai l'immigrazione non appartiene più a nessuno, i ragazzi si muovono, si spostano, ormai nell'era di internet ci sono varie conoscenze, per cui non possiamo più permettere ai nostri ragazzi sardi di rimanere qui, figuratevi una ragazza che viene dall'altra parte del mondo meno fortunata. Allora, oltre che essere una sfida culturale e politica, è anche un'opportunità per far sì che nei paesi di origine si possa riprendere quella economia, quella democrazia che purtroppo molte volte negli stessi paesi manca. E allora credo che questa conferenza rappresenta una scelta che la regione sarda c'è in questo percorso di sfida e di civiltà politica, c'è nelle politiche di accoglienza, c'è in tutto il lavoro che continuiamo a fare, però non basta, non è sufficiente. Dobbiamo far sì che riprendiamo noi stessi quella volontà del ragazzo di 14 anni, che Ayan si chiama, che quando dice a mio figlio che è un paraculo, cerchiamo noi stessi di non essere paraculi fra di noi. Grazie, buona conferenza. Il vescovo di Tempio Ozieri, no, di Tempio Ampuria, scusate, non li hanno ancora unificate, se ne parla da tempo, ma non è così. Monsignor Roberto Fornaciari è stato chiamato in causa direttamente dalla Presidente Todde, citando Papa Francesco e il nuovo Papa Leone, che ha espresso anche le grandi preoccupazioni per i migranti. Il Presidente Comandini ha richiamato l'attività della Chiesa nell'accoglienza e per i migranti. La Chiesa su questo versante ha una lunga storia, cominciata nei secoli perché è una Chiesa migrante, no? Fatta di migranti. Il Vangelo l'hanno portato i migranti in quello che oggi è l'Occidente, se vogliamo. E nel 1952 un Papa poco conosciuto, poco anche non tantissimo amato probabilmente, Pio XII, nel 1952 promulgò una lettera apostolica per le famiglie esuli. Ecco, oggi poi abbiamo avuto Papa Francesco, che è molto vicino a noi, lo sentiamo. Dopo la Gaudium et Spes c'è stato Papa Francesco con la sua Laudato Si e con la sua Fratelli Tutti. Lei, venendo da una comunità di preghiera e diventando vescovo in una comunità sarda come quella del nord Sardegna, dove risiede la maggioranza degli immigrati, forse c'ha tante esperienze e tanti consigli anche da dispensarci. Grazie, Monsignore. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente Todde, grazie. Ringrazio l'assessore Manca per l'invito a partecipare a questa prima conferenza regionale sull'immigrazione e a tutti quelli che hanno organizzato questo evento. Come veniva detto poc'anzi, il tema dei migranti è ben presente nelle attenzioni della Chiesa Cattolica fin dalla metà
almeno del XIX secolo, a seguito dei movimenti migratori delle popolazioni europee verso le Americhe, prima verso gli Stati Uniti e poi nel Novecento verso il Sud America, ma anche verso l'Europa centrale. Se noi pensiamo agli italiani andati in Germania, in Belgio. Questa attenzione era rivolta innanzitutto all'assistenza spirituale dei migranti, senza che fosse mai disgiunta da quegli aiuti materiali che si vedevano necessari per alleviare l'indigenza delle popolazioni. E questa lunga storia ha prodotto esperienza, ha prodotto materiale, ha prodotto documenti, ha prodotto tutta una serie di cose che hanno fatto un tesoro su cui la Chiesa ancora lavora. Negli ultimi decenni è calato e profondamente mutato il fenomeno della migrazione dell'Europa occidentale, ma si registra invece un movimento di immigrazione costante dai continenti del sud del pianeta, dall'Asia e dall'Europa orientale. Si parlava poc'anzi dei rumeni. La Chiesa si è sentita interpellata da questo fenomeno a diversi livelli. Dal punto di vista concettuale, io adesso divido questo mio breve intervento in due parti. Prima citerò alcuni testi del Magistero per dire la riflessione, pochi punti, pochi spunti, la riflessione che è stata fatta negli ultimi anni e poi invece qualcosa sull'azione che viene compiuta. Dicevo che la Chiesa si è sentita interpellata. Dal punto di vista concettuale l'argomento immigrazione è entrato nel Magistero Pontificio sotto la spinta degli eventi durante gli ultimi pontificati, in particolare nel corso del pontificato di Papa Francesco. Di Papa Benedetto XVI ricordo semplicemente l'esortazione apostolica post-sinodale Affice Munus del 2011. I numeri 84 e 85 sono dedicati ai migranti, ai profughi e ai rifugiati. Nel Magistero di Papa Francesco troviamo insegnamenti sull'argomento, solo pochi punti. Nel messaggio per la 51esima giornata mondiale della pace nel 2018, dedicato a migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di pace. Nell'esortazione apostolica Christus Vivit del 2019, nel documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019, nell'enciclica Fratelli Tutti del 2020. Mi limito a citare solo alcuni passi. Nell'esortazione apostolica Christus Vivit, rivolta soprattutto ai giovani, Francesco ha scritto: quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture. Per la comunità e la società in cui arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti. Leggiamo nell'enciclica Fratelli Tutti al numero 134, d'altra parte, quando si accoglie di cuore la persona diversa, le si permette di continuare a essere se stessa, mentre le si dà la possibilità di un nuovo sviluppo. Le varie culture che hanno prodotto la loro ricchezza nel corso dei secoli devono essere preservate perché il mondo non si impoverisca. E questo senza trascurare di stimolarle a lasciare emergere da se stesse qualcosa di nuovo nell'incontro con altre realtà. Non va ignorato il rischio di finire vittime di una sclerosi culturale. Perciò abbiamo bisogno di comunicare, di scoprire le ricchezze di ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare alle differenze come possibilità di crescita nel rispetto di tutti. È necessario un dialogo paziente e fiducioso, in modo che le persone, le famiglie e le comunità possano trasmettere i valori della propria cultura e accogliere il bene proveniente dalle esperienze altrui. Nel documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale del 19 si dice: il rapporto tra Oriente e Occidente
è un'indiscutibile reciproca necessità che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell'altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L'Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell'Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo, e l'Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell'Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura, della civiltà. Ancora nell'enciclica Fratelli Tutti ricorda al numero 143: la soluzione non è un'apertura che rinuncia al proprio tesoro. Come non c'è dialogo con l'altro senza identità personale, così non c'è apertura tra popoli se non a partire dall'amore alla terra, al popolo, ai propri tratti culturali. Non mi incontro con l'altro se non possiedo un substrato nel quale sto saldo e radicato, perché su quella base posso accogliere il dono dell'altro e offrirgli qualcosa di autentico. È possibile accogliere chi è diverso e riconoscere il suo apporto originale solo se sono saldamente attaccato al mio popolo e alla mia cultura. Questi sono solamente alcuni punti, ma negli stessi documenti vi sono altri numeri interessanti per il nostro discorso. Passando ora alle cose, diciamo, più pratiche, inizio parlando degli organismi che si occupano degli immigrati nella Chiesa Cattolica, partendo dal livello della Chiesa universale, Santa Sede, per giungere ai livelli locali. Nel 1970 Paolo VI creava la Pontificia Commissione per la cultura dei migranti e gli itineranti, che ereditava le funzioni di alcuni organismi istituiti nel 1952 da Pio XII, faceva riferimento prima a questo. Detta commissione viene elevata da Papa Giovanni Paolo II nell'88 al Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti. Con la nuova riforma della Curia romana voluta da Papa Francesco viene creato il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale 2016, nel quale confluiscono vari organismi, tra cui il Pontificio Consiglio di cui dicevo, il 1 gennaio 2017. Questo dunque, il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è l'organo centrale della Chiesa che si occupa di questa materia. A livello italiano, quindi di Conferenza Episcopale Italiana, esiste un organismo nazionale che col passare del tempo ha cambiato nome ovviamente. Nel 65 era l'Ufficio Centrale per l'Emigrazione Italiana, dal 1987 si chiama Fondazione Migrantes. Questo organismo pastorale della CEI non si occupa solo degli immigrati italiani, ma anche degli immigrati stranieri, dei rifugiati e dei profughi, della gente dello spettacolo viaggiante e dei nomadi. Oltre a questo organismo pastorale nazionale occorre tenere presente anche la Caritas italiana. A questo organismo nazionale può corrispondere un analogo servizio pastorale a livello diocesano, e veniamo dunque al nostro livello locale. Nella diocesi di Tempio Ampurias, per esempio, da meno di un anno è stato attivato un servizio pastorale denominato Accoglienza e Inclusione, che sta muovendo i primi passi. In questi primi mesi l'incaricato, un religioso dei missionari della Consolata, ha svolto un'azione di monitoraggio, di conoscenza della situazione e delle associazioni operanti nel comune di Olbia, con contatti soprattutto con i latinoamericani. Essendo il primo scopo quello di fornire assistenza spirituale, sono stati organizzati incontri e celebrazioni in cui i latinoamericani potessero esprimere nelle loro lingua e nelle loro cultura
dando rilievo a feste particolari come per esempio la Madonna di Guadalupe. Il servizio dell'accoglienza e inclusione opera in contatto con la cittadella Caritas di Olbia, a cui si rivolgono molti immigrati. Anche a livello locale, l'altro organismo direttamente impegnato con gli immigrati è la Caritas diocesana, che tratta il tema dell'immigrazione partendo dalla sua missione evangelica e sociale, orientata alla promozione della persona, della giustizia sociale e dell'integrazione. La Caritas diocesana affronta l'immigrazione non come emergenza, ma vedendovi un segno dei tempi, che interpella la Chiesa e la società, e rispondendo con giustizia, misericordia e responsabilità. La sua azione si fonda su 4 pilastri fondamentali: accoglienza, tutela, promozione e integrazione. Il modello di accoglienza privilegia le situazioni di migranti particolarmente vulnerabili, cercando di creare per loro condizioni di vita umane e personalizzate in un contesto relazionale di comunità. I centri di ascolto presenti nelle 4 cittadelle della Caritas, a Tempio, Olbia, La Maddalena e Vidalba, rappresentano spazi fondamentali di accoglienza, ascolto e orientamento alla rete dei servizi territoriali, con volontari formati a supporto di servizi pubblici e del privato sociale. Anche il centro Dimiti Ascolto, avviato nel 2016 presso la Casa del Fanciullo di Tempio, rappresenta un importante punto di riferimento e supporto nella gestione di situazioni delicate che coinvolgono minori e famiglie. Gli empori della Caritas, con la medesima dislocazione nelle cittadelle della diocesi, offrono assistenza materiale attraverso la consegna di beni alimentari essenziali prodotti per la cura della persona e della casa, mentre le boutique distribuiscono vestiario. A Tempio, l'accompagnamento sanitario dei migranti è garantito dall'ambulatorio solidale, sia attraverso la consegna di medicinali cosiddetti da banco, sia facilitando la prenotazione di visite mediche specialistiche. Attraverso la consulenza di volontari che svolgono attività professionali di CAF e di legale assistenza, la Caritas fornisce assistenza e tutela ai migranti anche nella richiesta a rinnovo di permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, carte di soggiorno e pratiche abitative. I migranti seguiti dal servizio della Caritas della diocesi di Tempio Ampurias sono centinaia, cioè è possibile anche grazie alla fattiva collaborazione con le istituzioni civili, attraverso il confronto, il dialogo continuo e proficuo con queste ultime. Si realizza così la promozione e l'integrazione del migrante. Soprattutto attraverso le reti territoriali della Caritas vengono messe in campo le azioni più di rilievo, quali percorsi di inserimento lavorativo, progetti per l'educazione alla dignità e all'autonomia quotidiana, con la valorizzazione delle competenze e del vissuto del migrante medesimo. Questo è quanto in questo momento stiamo cercando di fare concretamente sul nostro territorio. Grazie. Grazie a Monsignor Fornaciari, che ci ha fornito un bel panorama completo dell'attività della Chiesa e anche della Chiesa locale. Adesso la parola all'imam del Centro Culturale Islamico della Moschea di Olbia, Hamadi Malawi, che sicuramente anche nell'ultimo intervento, oltre che nei precedenti, rintraccerà questioni fondamentali del suo ragionamento, anche alla luce della dichiarazione di Abu Dhabi, la fratellanza umana. Il vissuto concreto è sempre qualcosa di più.
Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio la Regione, l'ente regionale che mi hanno invitato e anche il Comune di Olbia. Vi ringrazio tutti quanti che siete presenti per queste conferenze che riguarda l'immigrazione. Siamo noi gli immigrati, siamo a casa vostra. Io parlo di due lati, quindi il primo lato italiano, che sono mezzo italiano, ho vissuto nel mio paese 23 anni e in Italia 30 anni, e quindi sono quasi italiano, e l'altra parte è la parte dell'immigrazione, come siamo qui in Sardegna, ma vorrei parlare delle cose pratiche perché vedo che siamo più responsabili, c'è il rappresentante dell'Istituto Italiano, ci sono vari volontariato e varie associazioni del terzo settore, altre associazioni, vari rappresentanti. Vorrei parlare delle cose pratiche che magari con questa conferenza arriviamo all'obiettivo, l'accoglienza, l'integrazione e sviluppo territoriale, perché quello è il scopo di queste conferenze, che speriamo che arriviamo o almeno possiamo migliorare quello che abbiamo. Allora, diciamo, la mia comunità qua a Olbia è abbastanza una comunità integrata, lavoratori, quindi una comunità, diciamo, al suo peso. Siamo circa 25 nazionalità, tra un'ora e mezza c'ho la messa che arrivano circa 400 persone, quindi non rimango con voi fino alla fine. E noi siamo rappresentanti in quest'aula tre soggetti: il rappresentante delle istituzioni italiane, le associazioni che operano sul territorio, i volontariati e gli immigrati. Questi tre settori, noi lavoriamo con queste tre. Vuol dire che l'Istituto Italiano ci facilitare l'integrazione e la vita di un immigrato vive al territorio italiano, con le leggi e i servizi. Invece noi facciamo l'assistenza e corsi per i bambini, per le donne, per l'assistenza familiare, assistenza religiosa e assistenza morale e assistenza anche lavorativa. Quindi noi facciamo un globale, un percorso per tutta la comunità, quindi quasi non ci manca nulla, quindi ci collaboriamo. Non le facciamo noi tutti quanti, perché è impossibile l'Istituto Italiano a fare tutto, o noi volontariati a fare tutte le associazioni, ma tutti quanti ci aiutiamo a farci arrivare all'obiettivo di una comunità integrata, accogliente e anche produttiva. Detto questo, noi, quelli che vogliamo dall'Istituto che sono presenti con noi, di muovere un po' di più, migliorare il loro lavoro. Ovviamente lavorano e hanno tanti d'affari, hanno fatto tanto, ma vogliamo che loro anche facilitare le leggi, fanno nuove leggi che possono, gli immigrati ce la fa applicarle, e anche i nostri fratelli collaboratori delle associazioni di volontariati gli diamo il coraggio di lavorare di più. Se parliamo dell'immigrato, abbiamo tre tipi di immigrazione. Il primo sono gli immigrati che arrivano con un contratto di lavoro o sono regolari col permesso di soggiorno. Il secondo sono la seconda generazione, come i miei figli, che nati qui e vivono con la società italiana. Il terzo, i clandestini, sappiamo che arrivano tutto l'anno. A volte guardiamo in maniere diverse di questi migranti che arrivano al territorio italiano, ma la realtà è diversa. L'immigrato che arriva in Italia, lui disse che io sono a vostra disposizione, cioè mi metto la mia cultura, la mia disposizione sociale e la mia disposizione economica. Quindi sono qua per voi. A guardarlo nel punto negativo,
non penso che è una cosa giusta, ma anche quelle c'è. Vuol dire che se noi guardiamo questo immigrato che dà la cultura, iniziamo con la cultura ormai non li guardiamo non solo in Sardegna, in tutta l'Italia, non guardano la cultura. Se noi parliamo di 70 etnie presenti, per esempio a Olbia, nessuno sfrutta la cultura. Perché non la sfruttiamo? No, tu fai la tua cultura, io faccio la cultura italiana. Quindi non serve la tua cultura. Queste ricchezze, magari l'indomani arriviamo a sfruttarla, a farlo muovere, ma per adesso è ferma, perché noi vogliamo la nostra cultura italiana. E quindi il nostro ruolo come rappresentante della comunità, anche se sono il referente della comunità, dell'Unione della Comunità Islamica in Sardegna, quindi faccio non solo Olbia, collaboro con i fratelli a Cari e anche a Sassari, noi cerchiamo di queste tante culture che arrivano, cerchiamo di trasformarla a una cultura adeguata alla cultura italiana, in modo che l'immigrante possa continuare il suo percorso positivo nella società italiana. Altrimenti, se noi non lo facciamo, queste trasformazioni che passano da noi intendo tutti noi, quindi le associazioni e i volontariati, che noi tocchiamo gli immigranti diretto, quando noi le facciamo le trasformazioni, lui arriva a quell'obiettivo che noi lo vogliamo. Non è facile, non è un lavoro facile, noi possiamo parlare anche 3 giorni, ma quando tocchiamo il lavoro è una cosa diversa, perché troviamo una persona che arriva lui da sé una storia, quindi può anche parlare 3 giorni della sua storia, sentiamo un altro mondo diverso dal nostro, quindi abbiamo tante culture bloccate e ferme, noi cerchiamo di trasformarla per adeguarla alla cultura italiana per arrivare al nostro obiettivo. La parte sociale sappiamo benissimo che noi, il popolo italiano, è in diminuzione. Se noi vediamo la mortalità in Italia, che è più di 650.000 all'anno, circa, non do di numeri così, e riguardo la nascita quasi la metà, quindi quasi il doppio la mortalità, quindi stiamo andando a diminuire. Quindi ringraziamo questi che stanno arrivando per stabilire almeno la nostra società. La nascita oggi è in calo e vediamo queste famiglie che arrivano al nostro territorio che producono bambini e quindi anche quella è una ricchezza. Gli italiani che partono dall'Italia e vanno fuori per lavorare per altro motivo, e anche quello arriviamo alla ancora diminuzione del popolo italiano. Quindi queste provenienze sono una ricchezza per noi sociali. Quindi, ripeto all'inizio, vi dico che io sono a vostra disposizione sociali e culturali. Rimane il terzo, che è la risorsa economica. Gli stranieri in Italia pagano più di 10 miliardi IRPEF per l'economia italiana, un po' di più. E questa è una risorsa economica, perché abbiamo bisogno, quindi non la legge per tutti, non perché lui straniero ruba il lavoro, fa quelli l'altro, no. Quello straniero c'è la legge per tutto, quindi la legge si applica sia per un'azienda gestita dagli stranieri o un'azienda gestita da un italiano. E quindi questa ricchezza economica ce l'abbiamo, potete anche trovare, sono stati cercati e trovati che gli stranieri danno perché loro vivono qua e questo è il loro paese. Se andiamo all'integrazione, l'integrazione cosa vuol dire? Io vivo in questo territorio e devo essere integrato, a prescindere dalla mia cultura, dalla mia religione, mi integro con le popolazioni italiane. Ma come? La domanda è come devo essere integrato? Devo essermi qua in questa conferenza? Come pensiamo? È molto facile. Un italiano che si sposta dall'Italia va a Germania. Dal primo giorno lui è integrato perché i suoi figli vanno a scuola dei tedeschi, lui va al supermercato tedesco, lui va all'ufficio tedesco, lui è integrato automatico, non c'è bisogno di fare un rinforzo.
E allora da dove appartiene l'integrazione? Dall'altra parte. Quindi i tedeschi devono accettare e dialogare e abbracciare quell'italiano sul loro territorio. Quindi l'integrazione non deve arrivare da una parte, ma anche di tutte e due le parti. Io, perché ho vissuto in varie parti in Italia, la Sardegna, cioè per l'integrazione non penso che dobbiamo parlare tanto, perché il popolo sardo è un popolo accogliente, quindi da subito si trova l'integrazione, non ci serve di tante cose da fare. Quindi almeno in Sardegna ce l'abbiamo questa possibilità più facile. Il resto dobbiamo lavorarci. Il mio messaggio oggi, perché come avevo detto che tra un'ora e mezza mi aspettano circa 400 persone per la messa di venerdì, che devo anche lasciarvi. I nostri rappresentanti istituzionali, cercate di fare una cosa: non vogliamo oggi rimanere qua, ci salutiamo, ci troviamo, ma alla fine usciamo, cioè, con delle parole e basta. Cercate di fare un po' di servizi, facilitare un po' le leggi per questi immigrati che sono arrivati clandestini, o si sono arrivati con contratti di lavoro, o già sono sul territorio italiano. Servizi e leggi. Per i nostri amici volontariati, che noi collaboriamo con loro, e sono tanti, sia dalla parte della sanità, dalla parte dei servizi, dalla parte di tutto, quindi vi ringrazio perché ci collaboriamo da molto tempo. Io in Sardegna da 12 anni e dati questi rinforzi ancora di più, la vostra frutta arriverà comunque di più. Per tutti quanti vi ringrazio del vostro ascolto, della vostra presenza. Io sono alla vostra disposizione, mi trovo qua a Olbia, mi ho trovati e ci collaboro con tutti quanti, il mio braccio è aperto per tutti voi, possiamo aiutarci, possiamo fare tanto sia per la società italiana sia per gli immigrati dalla prima generazione o la seconda generazione. Siamo qui, buon proseguimento e grazie per tutto. Grazie. Sardo, la sua distinzione, diciamo così, la sua caratteristica. Adesso la parola per la relazione centrale, introduttiva, all'assessore onorevole Desirée Manca, anzi Desirée Alma Manca, ci recita bene il programma, quindi lo diciamo al completo. Prego, la parola onorevole. Grazie mille. Devo riprendere dall'inizio, da subito, l'imam, perché questa non è casa nostra, questa è la terra di tutti i popoli e per noi questo è fondamentale. Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti e grazie di cuore per aver risposto così numerosi e in modo appassionato al nostro invito a partecipare alla prima conferenza regionale dell'immigrazione. Rivolgo il mio primo saluto di ringraziamento al padrone di casa, il sindaco Settimo Nizzi. Grazie per aver aderito subito alla nostra richiesta e grazie in particolare per l'accoglienza, la disponibilità e il supporto assicurato dal Comune di Olbia. Ho voluto scegliere Olbia come sede di questo primo evento, riconoscendo in questa comunità un esempio di integrazione, di inclusione sociale e lavorativa e un porto sicuro di approdo per tante persone che hanno scelto o sono state costrette a lasciare il proprio paese con il desiderio di una prospettiva migliore per sé e per i propri cari. Saluto con affetto e ringrazio la Presidente della Regione Alessandra Todde per la sua presenza, per avermi incoraggiata in questa idea e per averci onorato di aprire questa conferenza con il suo autorevole contributo e conferendo a questa iniziativa un'altra valenza istituzionale, oltre che civile e sociale, assicurando l'impegno della Giunta
nell'assunzione di responsabilità e di iniziative per il riconoscimento del valore della diversità contro ogni emarginazione, razzismo e intolleranza, per l'edificazione di una società capace di mettere al centro la persona, ogni persona. Saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, l'onorevole Piero Comandini, per aver accolto con immediatezza l'invito e soprattutto perché con la sua autorevole presenza e le sue parole conferma l'impegno di tutto il popolo sardo rappresentato dalla massima assise regionale per la pace, per la libera convivenza e la condivisione dei valori di solidarietà. Do il benvenuto e ringrazio per la loro presenza la prefetta Graziella Fauci, il questore Filippo Mastrapasqua, il vescovo Monsignor Roberto Fornaciari, l'imam Hamadi Maloui, le autorità civili e militari, le forze dell'ordine e tutti i rappresentanti delle istituzioni. Grazie anche di cuore alla Presidente dell'ANCI, Daniela Falconi. In lei riconosciamo e accogliamo le 377 pluralità, molteplicità e feconda intensità, non senza fatica e sofferenza, a tratti perfino dolore, dei comuni della nostra Sardegna, da cui trarre stimoli e sollecitazioni. Grazie a quanti di voi hanno scelto di aderire e intervenire a queste giornate di dialogo e di confronto, di laboratorio su temi che rappresentano una dimensione ineludibile di tutte le società che vogliono dirsi civili e aperte, solidali e orientate alla fiducia. Saluto con molta gioia tutte le associazioni presenti, tessuto vivo di questa società organizzata, policroma, variegata e ricca, che esprimono nel quotidiano la volontà di vivere e abitare questa nostra terra, onorandola dei valori che l'hanno sempre caratterizzata: accoglienza, ospitalità, apertura, disponibilità, genuinità e schiettezza. E oltre al sole, al mare e alle zone interne, il calore di sorrisi e di abbracci. Grazie agli esperti del CESPI, Centro Studi Politiche Internazionali, per averci accompagnati e aiutati con la loro pluriennale esperienza e sensibilità, ascoltando e facendo sintesi dei contributi di quanti hanno risposto ai questionari, alimentando i dati di una preziosa opera di tessitura con i vari gruppi di lavoro. Grazie a tutti i relatori e a tutte le relatrici, alle gentili e ai gentili ospiti e a tutte e a tutti coloro che animeranno la discussione e i diversi panel. Sono sicura che saprete offrire una varietà di voci e una ricchezza tale da costituire un patrimonio importante per prossime valutazioni. Ma consentitemi di esprimere un particolare ringraziamento a tutti e a tutte coloro che da diversi mesi si sono adoperati per realizzare questa prima conferenza, al mio staff, Annalisa, Davide, Susi, Veronica, Tiziana, Gonaria, Manuela, Cristiana, Giuliana, Ignazio, Roberto, alla direttrice generale dell'assessorato, Delfina Spiga, al referente e ai funzionari del servizio, Marco Secchi, Stefania Marongio, Michele Fois, Angela Madeddu, Gabriele Mereu, ai dirigenti e operatori del Comune di Olbia che con passione e impegno hanno reso possibile questo nostro convenire. Prima conferenza regionale dell'immigrazione in Sardegna, mai successo prima. Significa che è la prima volta della storia dell'autonomia regionale che la Regione Sardegna promuove e organizza una conferenza intesa come occasione di confronto e costruzione comune di una visione politica per la valorizzazione delle tante comunità di cittadini e cittadine provenienti da paesi terzi,
residenti nel nostro territorio è ormai parte integrante della nostra realtà sociale e produttiva. Lo facciamo perché non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscere che oggi la nostra regione è una realtà multiculturale e perché crediamo nel valore della partecipazione libera e democratica, dell'attivazione di momenti che consentano a tutti e a tutte, senza alcuna distinzione, di poter dire la loro sui temi qualificanti. Lo facciamo perché siamo profondamente convinti di quanto il popolo sardo sia costituito dalle energie, dalla vitalità e potenzialità di tutte e di tutti coloro che abitano questa nostra bella isola. Lo facciamo perché non abbiamo timore di affermare che la Regione Sardegna è impegnata e intende rafforzare l'attenzione sul tema delle migrazioni in una prospettiva di integrazione autentica con la nostra gente, riconoscendone la complessità e l'opportunità per contrastare ogni forma di intolleranza, ogni forma di odio e ogni forma di sfruttamento. La Sardegna è da sempre terra di accoglienza, intesa come valore intrinseco, connaturato all'assenza stessa della nostra gente e della nostra cultura. L'accoglienza non può e non deve essere vista come imposizione, bensì come esigenza di reciproco arricchimento delle opportunità e dei talenti insiti in ogni persona. La Sardegna è da sempre crocevia di popoli e culture nel Mediterraneo. Sappiamo bene quanto nei secoli abbiamo dovuto sopportare in termini di occupazione. Non possiamo pertanto rimanere insensibili dinanzi al dramma di tante persone che approdano nelle nostre coste, sopraffatte dalla guerra e dalla disperazione. Ancor più non possiamo ignorare il desiderio di tante persone che scelgono volontariamente la Sardegna, riconoscendo in essa un luogo in cui esprimere le proprie potenzialità. La posizione geografica particolarmente strategica nel contesto dei flussi migratori ha fatto sì che negli anni sia cresciuta la popolazione residente proveniente dai paesi terzi. E lo dicono i dati. Dagli 11.000 cittadini stranieri in Sardegna dei primi degli anni 2000, contiamo oggi 55.000 presenze, pari al 3,5% della popolazione residente nell'isola, rispetto al 9% della popolazione residente a livello nazionale. La nostra regione è profondamente cambiata rispetto alla prima immigrazione, da terra di passaggio a terra di destinazione. I cittadini stranieri vivono soprattutto nei grandi centri urbani, Sassari e Olbia con il 40% e Cagliari con il 31%, a fronte delle maggiori opportunità di lavoro e di una maggiore offerta di servizi. Negli ultimi 20 anni si è confermata la presenza prevalente di due nazionalità extracomunitarie, quella marocchina e senegalese, a cui si affianca tra le nazionalità dell'Unione Europea quella rumena. Considerando il permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, si evidenzia una prevalenza di lungo soggiornanti, 31.000, esprimendo così una presenza più stabile e duratura sul territorio, seguita da permessi per lavoro sono 8.000 e per motivi familiari 7.009. I permessi per protezione internazionale sono 8.004. La stabilizzazione della popolazione straniera in Sardegna è confermata dalle 2.000 acquisizioni di cittadinanza nel 2023. Certamente sono tante e diverse le criticità che abbiamo dovuto affrontare. Le sfide da riconoscere: sovraffollamento, integrazione lavorativa, burocrazia, ma al tempo stesso esistono esperienze significative in termini di inclusione e di integrazione già in atto. In questo, senza falsa modestia, noi possiamo essere di esempio.
Non abbiamo alcuna remora ad affermare che l'immigrazione può rappresentare ed è una risorsa. È innegabile il potenziale contributo che i cittadini e le cittadine provenienti dai paesi, da altri paesi e le loro comunità possono e offrono e possono offrire per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Sardegna. Pensiamo al ripopolamento integrato, ovviamente non esclusivo, delle aree interne, la possibilità di forza lavoro in settori specifici, un apporto qualificato in termini di crescita culturale. Questa giunta ha da subito condiviso l'esigenza di favorire l'inclusione in tutte le sue forme. L'obiettivo primario non è solo l'accoglienza, ma una piena e reciproca conoscenza, accettazione e integrazione. Dobbiamo prendere le distanze con forza dagli stereotipi e abbandonare definitivamente gli approcci emergenziali per entrare in una nuova dinamica di ingressi regolari. Promuovere l'integrazione e l'inclusione dei cittadini provenienti da paesi terzi non è solo un dovere morale e giuridico, ma un investimento per il futuro delle nostre comunità. Come ha affermato Kofi Annan, primo segretario generale africano delle Nazioni Unite e premio Nobel del 2001, la nostra missione non è solo tollerare la diversità, ma celebrarla come fonte di forza e ricchezza collettiva. Questo richiede un cambio di passo, richiede un cambio di mentalità e, permettetemi, soprattutto un cambio di cuore. Un approccio umanitario e pragmatico consente di attuare politiche di accoglienza coerenti con le concrete possibilità ed esigenze del nostro territorio. L'assessorato affidatomi dalla Presidente, che mi onoro di presiedere, sta operando in questa direzione, a partire dall'integrazione e inclusione sociolavorativa. Un avviso POR di prossima uscita prevederà percorsi integrati di inserimento sociolavorativo in linea con la competenza rilevate e gli effettivi bisogni delle imprese del nostro territorio. Ma stiamo lavorando anche per l'adozione di altre misure per migliorare i meccanismi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, a partire dal rafforzamento della rete di centri regionali per l'impiego in chiave di promotori di politiche di inclusione socio-lavorativa, per favorire l'assunzione di lavoratrici e lavoratori migranti in condizioni di fragilità, in particolare donne, e tra queste in primis le vittime di violenza, della tratta, dello sfruttamento, per il riconoscimento delle qualifiche professionali già possedute e più in generale per il miglioramento dell'ecosistema a favore dell'iniziativa imprenditoriale migrante, rafforzandone l'integrazione in settori, filiere e associazioni di categoria, per promuovere progetti di autoimprenditorialità, per eliminare le forme di sfruttamento, purtroppo ancora tante e troppe nella nostra regione, per aiutare le giovani immigrate e i giovani immigrati di oggi, che saranno le nuove italiane e i nuovi italiani, le nuove cittadini e i nuovi cittadini della Sardegna di domani, ad integrarsi sempre più e meglio nella nostra società. Sono consapevole che i soli interventi sul piano delle politiche del lavoro non sono sufficienti se non accompagnate da ulteriori servizi con cui garantire un'effettiva integrazione sul piano sociale. Per questa ragione siamo impegnati direttamente e con il sostegno di associazioni del privato sociale e del terzo settore su diverse attività, alcune già in atto, altre in fase di avvio. Ad esempio, mediazione culturale e linguistica, su questo è previsto un avviso POR in uscita entro l'anno.
corsi di lingua italiana strutturati e accessibili, promozione del dialogo interculturale e della conoscenza reciproca, eventi, laboratori, valorizzazione delle culture di origine, assicurare una migliore assistenza sanitaria a chi oggi ne è escluso, tutela dei minori stranieri non accompagnati, miglioramento dei percorsi di accoglienza e integrazione con una particolare attenzione ai maggiormente vulnerabili. A breve porterò in giunta una proposta di delibera per la costituzione di un osservatorio regionale contro lo sfruttamento lavorativo. Benché l'idea dell'osservatorio nasca nell'ambito di un progetto specifico rivolto ai lavoratori immigrati, è stato allargato a tutto il mondo delle lavoratrici e dei lavoratori. L'osservatorio, oltre che strumento di analisi e monitoraggio di mercato del lavoro e delle caratteristiche quantitative e qualitative del rapporto domanda-offerta, avrà il compito di supportare la programmazione, avrà il compito di supportare la definizione di progetti e l'individuazione degli interventi più efficaci, sulla base delle conoscenze e di evidenze che emergeranno dalla collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti, per prevenire e contrastare situazioni di sfruttamento e assicurare la sicurezza e la tutela e vigilare sui diritti di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice. Pensiamo ad una strutturazione interassessoriale con la partecipazione dell'INPS, INAL, ISTAT, ANCI, CAL, ispettorati del lavoro, organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei datori di lavoro, università degli studi e naturalmente l'ASPAL. Abbiamo inserito tra i nostri e tra gli altri obiettivi del programma, nel nostro programma di sviluppo regionale, l'impegno per azioni di prevenzione e contrasto al caporalato e in generale contro ogni discriminazione, finalità che perseguiamo anche attraverso diversi progetti. Progetto CASLIS dell'Unione Europea e Ministero del Lavoro, finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 per un importo di 1 milione di euro. Programma Nazionale FAMI del Ministero dell'Interno con la Sardegna capofila e una dotazione finanziaria di quasi 3 milioni di euro con diversi progetti di formazione linguistica, tutela della salute, integrazione e rafforzamento dei servizi pubblici. Progetto finanziato dall'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, finalizzato alla costituzione e al potenziamento di centri antidiscriminazione etnico-razziale sul territorio, quali presidi di prossimità per la cittadinanza. Siamo inoltre costantemente impegnati in campagne informative e formative per la nostra netta opposizione ad ogni forma di razzismo e isolamento, di lotta alla tratta e violenza su ogni essere umano, soprattutto nei confronti delle donne e dei minori, in occasione delle principali giornate mondiali e internazionali di sensibilizzazione promosse dalle Nazioni Unite e dalle altre istituzioni. È importante, anzi irrinunciabile, agire tutti insieme. Questi obiettivi sono perseguibili solo attraverso una logica e una progettualità diretta che vede protagonisti le istituzioni locali e su questo mi preme ribadire la centralità e il ruolo primario dei comuni. Le associazioni e il terzo settore, dei quali riconosciamo il compito delicato e gravoso svolto nel quotidiano. Il mondo imprenditoriale e sindacale, il cui coinvolgimento attivo è fondamentale per attuare politiche attive di inclusione, inserimento sociale, lavorativo e piena integrazione. Dall'indagine che ha preceduto i lavori preparatori di questa prima conferenza è emersa una forte richiesta da parte degli attori del territorio della Regione Sardegna di assumere un ruolo più incisivo e permanente di regia e coordinamento. Quanto detto finora
conferma che non intendiamo sottrarci a questa responsabilità e che tale richiesta per noi non rimarrà mai inascoltata. La gestione delle politiche migratorie non è una mera competenza amministrativa di un assessorato, è una responsabilità condivisa che richiede lo sforzo di tutti e per questo è necessario assicurare unità, ma anche solidarietà e tolleranza, dialogo e confronto, collaborazione leale e collaborazione coraggiosa. Ha detto Papa Francesco, abbiamo paura delle diversità perché andare all'incontro di una persona diversa da noi è una sfida e ogni sfida ci fa paura. È più comodo non muoverci, è più comodo ignorare la diversità, dire che tutti siamo uguali e se qualcuno è diverso lasciarlo da parte e non andare a quell'incontro. Questa conferenza vuole essere un invito a superare pregiudizi, a superare le paure, perché la paura paralizza e crea diffidenza. La diffidenza produce emarginazione e l'emarginazione determina isolamento, povertà, perfino odio e violenza. I conflitti in atto ne sono una drammatica testimonianza. L'immigrazione, integrata con le comunità locali, un popolo nel popolo, è certamente una prospettiva incoraggiante ed entusiasmante a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare. La Regione Sardegna e in particolar modo il mio assessorato continuerà a lavorare con determinazione per costruire percorsi di inclusione e integrazione, per favorire una convivenza armoniosa e contribuire allo sviluppo integrale della nostra gente e della nostra terra, perché siamo tutti nostra gente e viviamo tutti in questa terra. Abbiamo bisogno di tutti coloro che come noi sperano e credono in un presente e in un futuro a colori. La Sardegna è il luogo ideale per provare insieme a disegnarlo. Grazie, grazie di cuore a tutti. Grazie. L'assessore Manca non ha mancato di affrontare a 360 gradi tutta la tematica dell'immigrazione che avevamo già visto nelle introduzioni dei saluti istituzionali che sono stati tutt'altro che formali ma sostanziali. Ha lanciato un disegno, direi, di coinvolgimento di operoso con le istituzioni locali, con le associazioni, con il dialogo con i sindacati e così via, ma particolarmente ha messo al centro il legame centrale con gli enti locali, con i comuni, spina dorsale della rete in qualche modo integrata a cui si sta guardando. La Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Locali della Sardegna, nonché Sindaco di Fonni, Daniela Falconi, credo che abbia più di uno spunto per intervenire subito, così come da programma. Todde. Vi lascio, ma come avete sentito c'è una regione in tutta la sua giunta impegnata. Sì, buongiorno a tutti e a tutti, saluto la Presidente Todde, anche se è appena andata via, capisco benissimo i suoi impegni, saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio Comandini, ma soprattutto grazie all'assessora Manca per l'organizzazione di questa importante giornata di oggi che ha anche anticipato molte delle cose che avrei voluto dire e questo vuol dire che condividiamo molto del percorso che ci aspetta. Saluto ovviamente, ringrazio e saluto i colleghi sindaci presenti in sala e tutti gli ospiti.
Io porto con piacere il contributo dell'ANCI Sardegna a questa conferenza. Questa conferenza rappresenta per tutti noi un'occasione preziosa per guardare in faccia una delle grandi questioni del nostro tempo, ed è stato già più volte ripetuto questa mattina. Ed è spesso stata trattata con approcci di superficialità o sempre con i canoni dell'emergenza. Ovviamente parlo del fenomeno migratorio. Parlare del ruolo dei comuni, così come previsto dal decreto legislativo 142 del 2015 e in particolare dall'articolo 11, in questo ambito significa toccare con mano il cuore stesso della convivenza civile. Perché i comuni, e lo ricordiamo sin da subito, l'ha ricordato poc'anzi l'assessora, non sono un attore marginale né accessorio alle politiche migratorie. Sono il luogo dove le persone vivono, chiedono aiuto, fanno domande, cercano lavoro, iscrivono i figli a scuola, si ammalano e in alcuni casi purtroppo vengono respinte o peggio ignorate. E lì, in quell'ufficio anagrafe dei nostri comuni, in quello sportello sociale, in quel centro di accoglienza, che prende forma la politica migratoria concreta e quella che incide sulla vita reale delle persone. Il testo unico sull'immigrazione, il decreto legislativo 286 del 98 e le normative che regolano le emergenze ha assegnato ai comuni un ruolo centrale, anche se spesso questo ruolo non viene pienamente riconosciuto. Secondo la legge, infatti, il comune è responsabile dell'accoglienza e dell'integrazione, dell'assistenza sociale, della residenza e dell'anagrafe, dell'accesso alla casa, del sostegno scolastico, dell'orientamento alla cittadinanza. Ma come spesso accade nel nostro ordinamento, a queste funzioni delegate non sempre corrispondono risorse o strumenti adeguati o visioni condivise. I comuni si sono trovati in molti casi a gestire da soli un fenomeno complesso, rispondendo alle urgenze con professionalità, ma anche con limiti strutturali evidenti a cui nel tempo non è stata data risposta. Ecco perché la giornata di oggi è doppiamente importante. Eppure, nonostante tutto, molti comuni hanno dimostrato di essere capaci di reagire, di innovare, di fare rete. Hanno attivato sportelli informativi, hanno inserito mediatori culturali, hanno promosso percorsi scolastici inclusivi, sostenendo l'imprenditoria migrante, aderito ai programmi SAI per l'accoglienza integrata. Alcuni, nei limiti delle proprie forze, hanno costruito reti locali tra pubblico e privato sociale, sperimentando progetti di coesione nei quartieri delle città e nei vicinati dei piccoli comuni. Altresì, all'interno delle cooperazioni internazionali sono nati in Sardegna gemellaggi tra comuni sardi e comuni di nazioni del continente africano, quali il Senegal, la Nigeria, la Costa d'Avorio. Ho visto in sala Abdou, con cui abbiamo trascorso insieme un progetto finanziato anche dalla regione, seguito egregiamente dal dottor Secchi, 2 giorni tra Cagliari e Osilo, con un gemellaggio tra sindaci sardi e sindaci senegalesi, che è stato veramente, veramente importante. Questa capacità di risposta, e lo dico con grande chiarezza, non può essere lasciata all'improvvisazione, alla buona volontà di pochi o al volontariato strutturalmente fragile. Serve una visione strategica per la Sardegna e soprattutto per le aree interne, serve una governance multilivello. È necessario in sostanza il riconoscimento politico del ruolo dei comuni come snodi fondamentali per la tenuta sociale dei nostri territori. Ecco perché ritengo fondamentale il lavoro che come ANCI stiamo portando avanti da anni con la Regione Sardegna. Uno sforzo costante di dialogo che coinvolge i servizi sociali comunali, i PRUS, le unioni dei comuni, le realtà associative, i centri per l'impiego, e che restituisce una fotografia molto nitida. Le criticità ovviamente non mancano. Manca l'approccio interassessoriale, integrato, per riuscire a sviluppare strategie di investimento che possano superare il livello settoriale e i compartimenti stagni per arrivare ad una visione di complementarietà. Mancano strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di governo,
Manca la formazione continua degli operatori, mancano mediatori nei servizi pubblici, quindi accolgo con grande soddisfazione la pubblicazione dei bandi POR che l'assessora ci ha annunciato. Manca una strategia integrata che colleghi sanità, scuola, lavoro, alloggio e manca una legge regionale aggiornata in grado di cogliere le trasformazioni della società sarda che nel frattempo è cambiata profondamente. Il dato demografico regionale è molto fragile, se ne parla tantissimo ultimamente. La popolazione straniera rappresenta solo il 3,5% del totale, poco più di 55.000 cittadini provenienti da paesi terzi, contro una media nazionale del 9,2%, ma non possiamo leggere questi numeri con superficialità. Oggi l'immigrazione in Sardegna non può essere pensata come una risposta al calo demografico, ma piuttosto come una componente strutturale della nostra società, che va valorizzata insieme ai cittadini sardi nella costruzione di territori più solidali, più capaci di convivere, di rigenerarsi e di ripensarsi. Le opportunità ci sono, i lavoratori migranti coprono settori scoperti, soprattutto in agricoltura, cura, nella ristorazione. I giovani figli di immigrati, ce ne ha raccontato un esempio il presidente Comandini, frequentano le nostre scuole, parlano più lingue, si preparano a diventare cittadini attivi. Le donne migranti svolgono un ruolo fondamentale nell'economia informale e nel sostegno alle nostre famiglie. Eppure questi stessi soggetti sono anche i più esposti alla vulnerabilità, alla precarietà e alla marginalizzazione. È su questo che i comuni possono fare la differenza, non in astratto, non cercando conflitti tra servizi per i cittadini sardi e per i migranti, ma con atti concreti. Per questo la presenza degli immigrati, una loro migliore inclusione e valorizzazione deve essere considerata insieme a quella dei cittadini locali, in un'ottica di integrazione e non di discriminazione, garantendo l'accesso ai servizi, accompagnando percorsi di inserimento, collaborando con le associazioni locali e con il sistema cooperativo, costruendo sportelli di orientamento per arrivare agli sportelli per l'inclusione, investendo nella formazione interculturale dei dipendenti pubblici, attivando reti di protezione e di partecipazione e soprattutto rifiutando la narrazione emergenziale che vede nel migrante un problema da contenere invece che una persona da ascoltare. Naturalmente esistono anche le minacce. La prima è l'inerzia, ma non mi sembra questo il caso. Quella che lascia tutto com'è perché cambiare costa fatica. La seconda è la mancanza di risorse e di visione sistemica. La terza è la strumentalizzazione politica del fenomeno migratorio, che riduce la complicità a slogan e chiusure identitarie. Ma la più grande minaccia è l'isolamento amministrativo. I comuni lasciati soli, senza strumenti e senza confronto, senza riconoscimento del loro ruolo reale. E quando un comune è lasciato solo, anche la migliore intenzione può trasformarsi in frustrazione o peggio in rinuncia. E allora, se dobbiamo parlare seriamente di riforma di una legge regionale, dobbiamo farlo partendo dal basso, come stiamo facendo oggi, dall'ascolto dei territori, dai dati reali, dalle buone pratiche esistenti. Dobbiamo costruire una legge nuova, che non sia solo una dichiarazione di principio, ma un quadro normativo operativo, efficace, finanziato, che valorizzi i comuni non come esecutori passivi, ma come attori politici consapevoli e responsabili. Vado alle conclusioni e lasciatemi dire con convinzione che i comuni sardi sono pronti. Lo hanno dimostrato negli anni, lo dimostrano ogni giorno. Hanno le competenze, l'esperienza e la vicinanza alle persone, ma hanno bisogno di non essere lasciati soli, hanno bisogno di una regione alleata, di strumenti certi, di linee guida condivise, di risorse stabili, di formazione e di coordinamento, perché l'integrazione non si costruisce ovviamente con i proclami, ma si costruisce negli uffici, nelle scuole, nelle case popolari, nei centri per l'impiego e in tutti gli spazi pubblici. È lì che si gioca il futuro della nostra democrazia ed è lì che come ANCI stiamo lavorando e lavoreremo per dare sostanza e costruire esperienze in collaborazione con AMS,
con l'associazione dei sindaci del Senegal, con cui unitamente alla città di Cagliari abbiamo sottoscritto qualche settimana fa un protocollo d'intesa, ve l'ho citato prima, volto a sviluppare una cooperazione ristrutturata per il rafforzamento di quelle amministrazioni locali, lo sviluppo socio-economico e la promozione della sostenibilità ambientale di tutti i territori coinvolti. Come ANCI non solo vogliamo esserci come responsabilità e visione, ma rinnoviamo il ringraziamento e restiamo a disposizione. Grazie a tutti. Grazie alla Presidente Falconi. Con questo intervento che conclude la prima parte della giornata della prima conferenza adesso forse si è rimesso. Con questo intervento, dicevo, chiudiamo la prima parte di questa giornata, la prima dell'immigrazione in Sardegna, come ha ricordato l'assessore, e anche con un aiuto che è arrivato, credo, da tutti gli interventi che stanno già delineando quegli indirizzi auspicati dall'assessore nella sua relazione, che quindi vedo già foriera di frutti possibili importanti. Adesso facciamo una pausa, cerco di essere brevissimo, se allosiate anche voi, massimo 15 minuti di nuovo in sala, così riusciamo a rispettare i tempi che ci siamo dati. Abbiamo cominciato un quarto d'ora di ritardo, non riusciamo a recuperarlo, ma non andiamo oltre. Grazie tanto della vostra collaborazione.
Sì, li chiamiamo uno. Io te li mandiamo le prime. Sì, sì. Sì, sì. Come il tipico. Io devo andare a pranzo con... Come che Christian si chiama questo? No, già vengo io, già torno, no, alle 3 sono qua. Sì, sì, adesso. Prima non si poteva fare. Allora state... Prego. Sì, vi sto chiamando per sedervi qua, allora voi dovete intervenire, vi chiameremo a parlare lì, chiamiamo qui al banco invece Adandeggiando. Lei aspetta, è finito. Ah sì, Olena Gallo. Golo. Perfetto. Mi metto gli occhiali anche io, sì, mi ricordo, sì, ho cambiato il nome. Allora, mi pare ci siamo, perché noi finisce. Sì, sì. Aspetta, no, aspetta, qui prendo la... Ho detto qualche cosa prima perché non sapevo se c'era la prefetta, nessuno lo sapeva dire. Allora, siamo praticamente pronti. È il momento degli interventi delle rappresentanze delle comunità. Sono parecchi gli interventi, 5 minuti a testa, perché abbiamo poi un altro panel prima di pranzo. Il pranzo, come sapete, sarà al Circolo Nautico di Olbia. Però dopo questo panel delle comunità straniere avremo i rappresentanti del sistema lavoro, ministero, sindacati, Confindustria. Quindi do qualche notizia nel frattempo che le persone si accomodano. Qui al tavolo è già arrivato Felix Adadejan della Consulta regionale dell'immigrazione che farà l'introduzione di questo panel. Poi seguiranno gli interventi alla tribuna, 5 minuti a testa, qualche minuto in più forse al nostro coordinatore di tema. Allora, se vi accomodate qui nelle prime file, cominciamo. Fate un po' di silenzio, chi arriva entri senza fare chiasso. Scusate, possiamo interrompere i dialoghi? Così cominciamo perché dobbiamo stare ai tempi. Quindi chi sta entrando si accomoda ordinatamente, in silenzio, diciamo cercando di inserirsi di fatto nella discussione. Come abbiamo detto, adesso la discussione è un confronto, un'acquisizione di conoscenze, un'acquisizione di istanze, di suggerimenti, di esperienze che viene dai rappresentanti delle comunità di immigrazione in Sardegna. Introduce con una sua relazione Felix Adadejan della Consulta regionale dell'immigrazione. Ne ha facoltà. Poi, se vuoi farlo in piedi puoi andare di là. Sì. Ecco qua. Prego, prego. Illustri ospiti, non abbiamo più politiche, però abbiamo... Ma ci sono i loro rappresentanti che riporteranno tutto fedelmente. Quando stai tranquillo, stiamo tranquilli. Illustri ospiti perché... e rappresentanti delle istituzioni, rispettivamente nei vostri gradi e titoli, si sente solo. Amici e fratelli rappresentanti delle comunità immigrati. Da ieri abbiamo iniziato a scrivere una storia
importante per la Sardegna. E come l'ha sottolineato l'assessore, la prima conferenza regionale sull'immigrazione, un'occasione tanto attesa per dare voce alle comunità che arricchiscono il nostro territorio. Un evento che non è solo un traguardo, ma un nuovo inizio. E come consulta regionale per l'immigrazione siamo orgogliosi di esserne parte. Ma cos'è la consulta regionale per l'immigrazione? Una casa comune, uno spazio per dare voce, ascolto, dialogo con proposte. Quindi un mosaico di competenze umane che costruiscono insieme delle idee per favorire la promozione di progetti per l'inclusione. L'ha detto molto bene l'assessore oggi, di politiche di inclusione, e vorrei aggiungere inclusione sostenibile, dove portiamo proposte concrete sulla formazione, il lavoro, la casa, la salute e i diritti. Quindi il nostro ruolo come consulta è duplice. Vogliamo essere un megafono per chi non ha voce, i minori non accompagnati, le vittime di tratta, i lavoratori sfruttati, spesso invisibilizzati o parzialmente rappresentati. Al tempo stesso, vogliamo essere una bussola per le istituzioni nella coprogettazione e, come lo dicevo tanto, di politiche inclusive. Oggi non parleremo di numeri o di norme, ma di persone, di vite reali. Dietro ogni volta in questa sala leggiamo una storia di viaggio, una storia di coraggio, una storia di speranza. C'è chi ha solcato il mare Mediterraneo per giungere alla Sardegna, chi è arrivato via aereo, chi lavora nei campi, chi cura i nostri anziani, chi studia, chi insegna e chi cura la crescita dei figli tra due culture e lo chiama casa. La consulta per l'immigrazione vuole dare voce a tutte queste persone e affermare con forza che nessuno è invisibile. Non siamo solo migranti, siamo cittadini. L'ha sottolineato molto l'assessore. Siamo
una risorsa, siamo parte attiva della Sardegna. È in questa cornice che la consulta ha accolto con entusiasmo l'invito a partecipare e a contribuire all'organizzazione di questa conferenza. Poi porteremo in queste 2 giornate idee, visione, esperienze, non per rivendicare spazi, ma per condividere responsabilità. Chiediamo ascolto vero. Chiediamo di non essere oggetto di politiche. Chiediamo di essere soggetti attivi del cambiamento. Il nostro auspicio è che questa conferenza diventa effettivamente l'inizio di una politica che riconosce la pluralità. Una conferenza strutturata, una conferenza plurale, dove vogliamo che questa politica sia fondata sulla giustizia sociale, la cittadinanza attiva e la convivialità delle differenze. L'avete sentito molto bene stamattina dalle autorità. Allora vi invito a, come la consulta vuole essere a fianco dei lavori in queste 2 giornate, perché vogliamo essere in tutte le sessioni, dal pannello dei giovani sino a quella dei lavori, dove abbiamo degli imprenditori come Awagaye che dimostreranno che non siamo, quanto siamo una risorsa e parte integrante di questa società. E per chiudere, permettetemi di invitarvi tutti quanti a piantare su questa terra antica della Sardegna, insieme a me e a tutta la consulta, 3 segni. Partecipate, criticate e proponete. E come i muri secchi che resistono al tempo, costruiamo, come l'ha detto la Presidente stamattina, una piattaforma di costruttore, una Sardegna plurale e di convivialità culturale. Un lavoro a tutti noi e permettetemi di invitarvi, per chi era presente ieri sera allo spettacolo
di ripassare questo spettacolo. Lo dice tutto. Ripassate questo spettacolo. E chi non ha visto questo spettacolo, vi invito ad andare a vedere questo spettacolo. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie davvero per questa introduzione con tanto calore, cuore, sentimento e pensieri, posso dirla così, proponimenti importanti. Salutiamo l'arrivo del sindaco Settimo Nizzi e non so se può prendere la parola subito o se vuole ascoltare qualche intervento delle comunità, come desidera. Anche almeno un altro lo ascolta, magari i primi due. Va bene, allora abbiamo massimo 5 minuti a testa, cominciamo con Atiye Momar del Senegal, seguirà Olena Golub dell'Ucraina. Prego, Atiye. Io dovrò guardare l'orologio anche perché abbiamo i ritmi da rispettare per il successivo panel. Prego. Sì. Buongiorno a tutti. Ringraziamo tutti che ci hanno invitato a poter venire qua e parlare soprattutto della comunità senegalese. Sono il presidente dell'associazione Sunugal Galura, che è nata il 5 maggio 2012 ad Olbia. Rappresentiamo tutti i senegalesi che vivono qua, soprattutto i lavoratori, i femmini e i bambini. Sono Atiye Momar, sono residente a Olbia da più di 25 anni. Sono marchigiano orafo, sono sposato e i miei figli sono nati qua e cresciuto qua. Quindi diciamo che siamo proprio cittadini di Olbia. Allora, l'associazione Sunugal si propone di favorire l'integrazione dei senegalesi nell'ambito territoriale nella provincia di Sassari, promuovere e consolidare le relazioni amichevoli tra senegalesi e italiani, sensibilizzare la società sui problemi e bisogni degli stranieri, valorizzare la posizione dello straniero nella società avendo come principio la promozione e il rispetto della dignità di ogni individuo, promuovere la riflessione sulle problematiche dell'immigrazione e il dialogo interculturale nel rispetto della diversità. A proposito, in collaborazione con l'ANOLF e la CISL Galura, l'associazione gestisce un sportello di immigrazione in via Cimabue presso la CISL. La comunità senegalese, con più di 500 membri, è la seconda comunità residente ad Olbia dietro la comunità rumena. I flussi migratori dal Senegal sono stati caratterizzati da una migrazione motivata fondamentalmente da ragioni economiche e di lavoro, che nel frattempo hanno coinvolto sempre più la popolazione dei grandi centri in fuga dalla forte crisi economica. Negli anni 2000 è andato crescendo il numero di professionisti con alte qualifiche professionali e di donne istruiti e nobili. I senegalesi in Sardegna hanno acquisito conoscenze e capitalizzato molte esperienze in tutti i settori di attività, ragione per cui tanto di loro hanno avviato la propria attività. Posso citare tra loro carrozzeria, meccanici, tappezzeria, sartoria, costruttori di barca, ristorante, fabbro, saldatore, giardinieri, servizi, eccetera, eccetera. Tuttavia, i membri della nostra comunità incontrano difficoltà nell'integrarsi professionalmente in Sardegna a causa delle barriere linguistiche
e del mancato riconoscimento dei diplomi ottenuti in Senegal. L'accesso all'alloggio per i senegalesi in Sardegna è una sfida importante, perché il problema principale dei senegalesi in questo momento è la casa. C'è il problema per avere accesso alle case. Molte persone sono discriminate nella ricerca di un alloggio e sono spesso costrette a vivere in condizioni precarie. Per la salute, l'accesso all'assistenza sanitaria rimane difficile per alcuni membri della comunità, soprattutto a causa della complessità del sistema italiano e delle barriere linguistiche. Sul piano dell'istruzione, l'integrazione scolastica dei bambini senegalesi è ostacolata dalle barriere linguistiche e dalla mancanza di un supporto personalizzato. La difficoltà di adattarsi alle nuove norme sociali e culturali, come la gestione della doppia identità, sono problemi ricorrenti. Inoltre è fondamentale sensibilizzare la società sarda alla diversità e alla richiesta culturale portata dalla comunità senegalese. Infine è importante rinforzare i legami tra la comunità senegalese e le autorità locali, le istituzioni e le associazioni della società civile. L'instaurazione di partenariato e di collaborazioni permetterà di soddisfare al meglio le esigenze specifiche dei senegalesi e di promuovere la loro partecipazione attiva alla vita sociale, economica e politica del paese ospitante. Noi ringraziamo la Regione Sardegna per l'opportunità offerta alla comunità senegalese di partecipare a questo grandissimo evento. Ringraziamo anche la Comune di Olbia e tutti i partecipanti a questo grandissimo evento. Ringrazio e saluto a tutti. Grazie molte per la chiarezza anche e puntualità. Adesso la parola subito a Olga Galub, Ucraina. Un applauso. Buongiorno cari partecipanti alla conferenza. Mi chiamo Olena Golub. Sono nata in Ucraina e vivo in Italia da 16 anni. Sono un membro dell'associazione New Generation, composta da cittadini immigrati di diverse nazionalità. Oggi vorrei fare una breve presentazione della comunità ucraina in Sardegna. Ucraina è uno stato dell'Europa orientale con una storia complessa, influenzata da vari imperi e periodi di occupazione. L'indipendenza dell'Ucraina è stata proclamata nel 1991, dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Questo paese ha una ricca storia e antiche radici culturali. L'immigrazione ucraina è iniziata negli anni 90 e si è intensificata negli ultimi anni, soprattutto dopo l'inizio della guerra, che ha portato a una grave crisi umanitaria con milioni di persone sfollate. La popolazione ucraina regolarmente soggiornante in Italia conta al 1 gennaio 2023 383.511 presenze, pari al 10,3% dei cittadini non comunitari, confermandosi la terza comunità extra UE in Italia. In Sardegna si nota una dinamica diversa. Secondo l'Istat, al 1 gennaio 2024 in Sardegna risiedono 4.360 ucraini, in che rende questa comunità la più numerosa tra i paesi extracomunitari. Si tratta di una comunità straniera più stabilizzata anche in ragione della lunga storia di migrazione ed è in gran parte composta da donne impiegate prevalentemente nei servizi alle famiglie o nell'assistenza a cura delle persone anziane o dei bambini. Ci sono anche numerosi ucraini e altri settori di attività professionali
in particolare nel commercio estero, nei trasporti e nel turismo. In Italia esiste una catena di supermercati etnici ucraini chiamata Mix Market, che conta più di 70 punti vendita, tra cui uno a Olbia. Questo supermercato vende prodotti anche provenienti da altri paesi dell'Est Europa. Nella regione Sardegna è presente un'associazione di volontariato ucraina chiamata Organizzazione Cittadini Immigrati. La sede centrale di questa organizzazione si trova a Cagliari, che si occupa di assistenza ai cittadini immigrati. A Olbia c'è un filiale di questa associazione che svolge attività di assistenza sociale, culturale e legata ai diritti civili, focalizzata sulla comunità ucraina locale. In Sardegna sono presenti 2 comunità cristiane ucraine, la comunità della Chiesa greco-cattolica e quella della Chiesa ortodossa. La comunità ucraina di Olbia ha partecipato attivamente all'assistenza e all'integrazione di nuovi arrivati, compresi i profughi di guerra, nonché alla raccolta e all'invio di aiuti umanitari in Ucraina ai cittadini rimasti senza casa e senza mezzi di assistenza. Al momento continuiamo a raccogliere fondi per acquisto di apparecchiature mediche, farmaci per ospedali militari nelle zone colpite dall'Ucraina, prodotti dell'igiene personale per i soldati al fronte e generi alimentari a lunga conservazione. Gli immigrati in Italia oggi si trovano ad affrontare diversi problemi, tra cui difficoltà burocratiche, problemi di integrazione e sfide legate alla ricerca di lavoro e accesso alle cure sanitarie. Vorrei evidenziare le problematiche che nascono dalle lungaggini nelle trattazioni delle pratiche da parte degli organi competenti come questura e prefettura. Tali ritardi comportano la scadenza della documentazione presentata dagli utenti, rendendo impossibile l'accesso ai servizi sociali, sanitari, bancari e altri servizi. Sarebbe opportuno che uffici prestassero maggiore attenzione ai tempi di elaborazione delle pratiche. Alcuni cittadini immigrati non riescono a ottenere assistenza sanitaria adeguata a causa delle barriere linguistiche e burocratiche. Sarebbe opportuno rafforzare la mediazione linguistico-culturale creando nuovi posti per interpreti e traduttori di lingua straniere. Vorrei sollevare un altro problema che stiamo affrontando durante l'elaborazione dei documenti per rifugiati dell'Ucraina. Nonostante la comunità ucraina occupa il primo posto per numero di residenti in Sardegna, nei bandi per la mediazione si mette la lingua russa, la cui comunità si colloca solo al 9° posto per numero di residenti in Sardegna. Faccio notare che lingua ucraina e russa sono diverse. In questo caso, i rifugiati ucraini con traumi psicologici sono tenuti a parlare russo perché vengono forniti loro interpreti. Ho ricevuto i ringraziamenti dall'assessore regionale e dalla Presidente della Regione per l'accoglienza e il supporto dato al successo di questa manifestazione. Grazie, soprattutto di questa prima conferenza. È stata un'accoglienza calda. Io ringrazio la Presidente della Regione, l'assessorato e tutti coloro che hanno attivamente lavorato perché questa conferenza si tenesse nella nostra città. Avevamo pensato che fosse il primo grande evento da tenersi nel rinnovato e ristrutturato Museo Archeologico di Olbia. Così come sempre capita, c'è sempre qualcosa che non funziona e questo l'avete potuto appurare, però adesso
con i ventagli sicuramente arrivava un po' di aria fresca anche a me alle spalle. Io devo dire che Olbia, per quanto è a mia conoscenza, è una delle città simbolo della vera integrazione. Noi è un valore ormai assodato, l'abbiamo metabolizzato, per cui parlare di problematiche che ascoltiamo quotidianamente nelle TV, che leggiamo sui giornali, ad Olbia abbiamo sempre vissuto bene con tutti coloro i quali sono venuti a vivere nella nostra città e che hanno contribuito a far cambiare la mentalità degli olbiesi. Olbia è forte proprio per questo motivo. Non sono frasi fatte, è la realtà quotidiana. Noi ci incontriamo, io faccio il medico, ho tantissimi stranieri che assisto, così come tanti altri. È il fatto che i nostri servizi sociali abbiano sempre lavorato in maniera così importante per l'integrazione vera attraverso progetti di cui vi ha parlato naturalmente stamattina, penso l'assessore Lai. Io penso che sia una delle parti principali della nostra comunità. Spesso dobbiamo combattere con quella infinitesimale percentuale di persone che non ama l'integrazione. Per tutti è vietato rubare, eppure ci sono i ladri. Per tutti è vietato delinquere, eppure ancora oggi ci sono i delinquenti. Così come quella piccolissima percentuale di persone che non amano l'integrazione vera, io dico che non ci crea problemi. Ci parliamo, devono convincersi che la strada percorsa e tutto il tracciato della strada percorsa non possiamo eliminarlo e non possiamo tornare indietro, non perché c'è qualcuno che ci dica di non andare avanti o di tornare, perché noi siamo veramente convinti che la strada fatta sia quella giusta. Le problematiche della compagine senegalese, che è la seconda dal punto di vista numerico comunità presente, straniera presente in città, dopo quella rumena, circa 500 residenti. In occasione della visita con il responsabile religioso che è stata fatta qualche settimana fa in comune, ho detto una cosa molto chiara. Chiedete ai vostri bimbi, mi riferisco agli immigrati, a quelli che ancora oggi si sentono immigrati, cosa pensano di quello che accade. Pensano di essere italiani, molto più italiani degli italiani. Tifano le squadre di calcio e tifano gli sport e soprattutto gli sportivi italiani come che fossero loro idoli e sono loro idoli. Per cui cosa si può? Nel tempo, l'integrazione vera, i figli dei figli saranno sempre più parte integrante della nostra comunità e noi continueremo a lavorare sempre con maggior determinazione perché questo avvenga. Per cui non penso di dovervi dire nient'altro se non quello di continuare a sbattere forte i ventagli. Buon lavoro a tutti. Grazie signor Sindaco per la sintesi e l'efficacia delle operazioni in una città che abbiamo detto stamattina ha l'11% della popolazione tra domiciliati e residenti di origine straniera. Grazie veramente tanto. Adesso la parola a Christian Zhang, comunità cinese, anche a lui massimo 5 minuti, massimo, non minimo, massimo. Buongiorno a tutti. Allora, mi chiamo Christian, sono nato qua a Olbia e sono ancora uno studente e rappresento ormai la quarta generazione della comunità cinese qui in Italia, ma oggi voglio parlare rappresento la comunità cinese su questa bellissima e fantastica isola. Siamo circa oggi 900 persone che viviamo nelle principali città
qui sull'isola, ma anche nei vari fantastici e suggestivi borghi locali. Siamo arrivati in Sardegna per tantissimi motivi, tra questi quelli lavorativi e anche quello di cercare un'opportunità di una vita migliore sia per noi che per le future generazioni. E siamo riusciti, possiamo dire, dopo anni a dire che facciamo parte di questa terra oggi, a imparare le tradizioni, le culture locali e anche la lingua, un pochettino di sardo. Per arrivare a questo c'è stato, diciamo dire, un lungo percorso che non è sempre stato facile e semplice, perché infatti abbiamo dovuto affrontare anche la barriera linguistica, soprattutto per i miei genitori, i miei antenati, primi di arrivare qui sull'isola, e anche la discriminazione razziale, che è stato uno degli argomenti più significativi, che ci hanno fatto sentire molto spesso diciamo dire, esterni cioè dai servizi, dalla società attuale. E in primis mi espongo io come un esempio di figlio di una famiglia arrivata qua in Sardegna e all'inizio, diciamo dire, appeso su una bilancia linguistica tra il cinese e l'italiano, perché infatti ho trovato molta difficoltà all'inizio a inserirmi all'interno della società, ma dopo conoscenze, amicizie giuste mi hanno realizzato delle opportunità che non pensavo di poter realizzare a oggi. Per questo ringrazio ancora questa opportunità, ma soprattutto di cercare di trovare un futuro, possiamo dire, accogliente, giusta e aperta per tutta la comunità e lavorare insieme di cercare di creare un futuro migliore. Grazie. Grazie, splendido esempio di interazione. La parola adesso a Nives Iglesias Davis, cubano. Buongiorno a tutti, io sono Nidia Iglesias, cubana di origine, vivo in Sardegna da 25 anni. Non parlerò di me né della mia comunità, che già qualche cosa è stata anticipata anche dal Vescovo, così tagliamo con i tempi. La motivazione principale per la quale cittadini latinoamericani si spostano verso l'Italia, in particolare verso la Sardegna, è di natura economica, ma si intreccia anche con fattori culturali, storici e sociali. Molti latinoamericani sono di origini italiane, quindi facilmente acquisiscono la cittadinanza per gli sanguini e questo evidentemente ci facilita l'integrazione. Anche la vicinanza linguistica e l'affinità culturale rende l'Italia una meta più accessibile rispetto ad altri paesi europei. Con la Sardegna inoltre c'è un legame profondo, una connessione su tradizioni e influenze storiche. Durante la preparazione di questa conferenza abbiamo affrontato il tema dell'immigrazione negli ambiti prioritari della scuola, la salute, lavoro, politiche abitative. Io vorrei soffermarmi pochi minuti sulla questione dell'equità e la diseguaglianza, perché la storia d'Italia e dell'Occidente europeo è fatta di conquiste civili, ma è fatta anche di confini, di selezioni, di diseguaglianze. Ed è proprio in questa tensione storica che si colloca oggi il tema dell'immigrazione, che non è solo una questione sociale o culturale, ma è anche un discorso politico aperto che ci interpella tutti. Se continueremo a leggere l'immigrazione solo in termini di confini culturali, quindi mettendo e contrapponendo l'Occidente al non Occidente, dimenticando che i confini sono sempre esistiti, che non sono mai stati neutri,
sono sempre stati aperti per alcuni e chiusi per altri, non potremo riconoscere con chiarezza che la questione migratoria non è questione di cultura, ma è una questione di classe. E quindi la cittadinanza diventa un privilegio, a volte, non un diritto. Per questo serve un dialogo universale sul disagio e sulle disuguaglianze per affrontare le contraddizioni reali della nostra società che riguardano tutti, immigranti e non. Perché quando il disagio sociale non trova risposta strutturale, in assenza di politiche adeguate, si crea il terreno fertile per la divisione. Si alimenta la logica del noi contro loro e così l'immigrato diventa il responsabile della disoccupazione, del crollo del welfare, della insicurezza. È necessario suscitare un confronto serio e coraggioso sulle opportunità della cultura dell'accoglienza e della pace, mettendo in primo piano il valore della vita umana. Solo così potremo superare davvero la logica del noi e loro, per riconoscerci tutti parte di una stessa umanità e ragionare su nuovi futuri possibili. Cosa possiamo fare? Costruire un dialogo universale nella realtà, creando spazi di confronto interculturale dove migranti, cittadini, istituzioni e associazioni possano dialogare alla pari, per costruire anche una società transculturale che si contamina, che cresce insieme. Questa conferenza è un ottimo esempio e tutto il lavoro fatto e svolto prima per costruirla un ottimo inizio. Anche la consulta dell'immigrazione è una nuova opportunità per tutti. Dobbiamo però coinvolgere la comunità dei migranti nelle politiche attive non solo come beneficiari ma come coprotagonisti. Passare dalla logica assistenzialistica a una logica partecipativa e questa è la chiave per costruire una società davvero inclusiva e che generi sviluppo sostenibile che tutti ci auguriamo. Educare i giovani al rispetto, alla giustizia sociale e ai diritti umani per formare coscienze critiche e lasciare un messaggio culturale fecondo a coloro che verranno. Costruire i valori della solidarietà e della non violenza raccontando storie che uniscano, riducendo il conflitto tra i migranti e nativi attraverso linguaggi inclusivi e narrazione veritiere. Desidero concludere ringraziando profondamente questa meravigliosa isola che mi ha accolto con calore e mi ha conquistato con la sua generosità. Grazie a questo popolo fiero delle proprie radici, animato da valori di umiltà e sincerità. La Sardegna, storicamente terra di accoglienza, crocevia di tradizioni e culture, ha dimostrato di poter essere un vero e proprio laboratorio di buone pratiche migratorie. Lavorando insieme, istituzioni, cittadini, associazioni, possiamo fare della nostra isola, e dico nostra, un modello virtuoso, capace di ispirare altre realtà. Grazie alla Regione Sardegna per aver organizzato questa prima conferenza sull'immigrazione che ha rappresentato un importante momento di confronto, un'opportunità preziosa per riportare al centro del dibattito temi rimasti in sospeso troppo a lungo. Grazie a tutti per tanti spunti di riflessione e per aver condiviso ognuno le proprie esperienze. Grazie. Grazie. Grazie Nivia Iglesias, la parola subito ad Aslam Yousaf, Pakistan. Non c'è? Sì, arriva. C'è? No, forse non c'è. Allora andiamo avanti. Said Anin, Marocco. Arriva, in fondo sala. Buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò del mio nuovo menù di pizze
pizzette e calzoni farciti. Perché... Avvicinati al microfono. Bravo. Mi hanno sentito? Ok. Era per farvi venire un po' di fame. Signore e signori, autorità presenti, colleghi, amici, buongiorno a tutti. Assalamu alaikum. Oggi vorrei parlarvi della comunità marocchina residente in Sardegna, tra presenza, sfide e prospettive. Mi chiamo Said Anin, vengo dal Marocco, nato a Casablanca 3 marzo del 1972. Vivo in Italia e in Sardegna da 33 anni. Sono il mediatore interculturale e l'operatore dello sportello dell'informaticità del Comune di Olbia. È per me un onore essere qui oggi in rappresentanza della comunità marocchina residente in Sardegna, una comunità che, pur nelle sue dimensioni contenute, è parte integrante del tessuto sociale, culturale ed economico dell'isola. Parlare oggi di immigrazioni non significa solo raccontare storie di arrivo, ma soprattutto affrontare con lucidità e responsabilità le sfide quotidiane dell'integrazione, della dignità e della cittadinanza attiva. La presenza marocchina in Sardegna. La comunità marocchina è tra le più numerose tra quelle extra UE in Sardegna. È una comunità composta da lavoratori, studenti, famiglie e giovani che cercano un futuro migliore e che spesso trovano nell'isola non solo un luogo di residenza, ma una nuova casa. Siamo presenti nei settori chiave dell'economia, agricoltura, la nostra manodopera nei campi e nelle serre sarde, soprattutto del Campidano e del Sulcis. Edilizia, dove molti nostri connazionali contribuiscono con competenze e fatica alla costruzione di case, sarde e strade e infrastrutture. Servizi, in cui le donne lavorano come badanti e collaboratrici domestiche, garantendo il benessere delle famiglie sarde. Turismo e ristorazione, dove tanti lavorano in pizzerie, ristoranti, bar, alberghi e strutture ricettive, contribuendo ogni giorno all'accoglienza e alla buona immagine dell'isola. Le difficoltà e le problematiche. Ma questa presenza, pur positiva, è segnata da difficoltà reali, che vanno riconosciute e affrontate insieme. Difficoltà linguistiche e culturali. Nonostante gli sforzi, l'accesso ai servizi pubblici e alla scuola resta complicato per molti cittadini marocchini, soprattutto per chi è arrivato recentemente o vive nelle zone rurali. Servono più mediatori culturali, più supporto linguistico, più formazione interculturale per gli operatori. Lavoro precario e sfruttamento. Troppi lavoratori marocchini vivono in condizioni di lavoro nero, paghe sotto la soglia di dignità, assenza di tutele. Questo non è solo un problema nostro, ma un problema di giustizia sociale che riguarda l'intera società. Casa e residenza. Trovare casa per un immigrato, specie per le famiglie, è ancora una corsa ad ostacoli e pregiudizi spesso impediscono l'accesso a un alloggio dignitoso. In molte zone mancano alloggi popolari e il diritto alla casa rischia di restare un diritto sulla carta. Giovani e seconda generazione. I figli di marocchini nati e cresciuti in Sardegna si sentono spesso sia italiani che marocchini
Bisognerebbe preservare la lingua e le tradizioni marocchine, che sono una ricchezza, non una barriera. Le potenzialità della comunità. La comunità marocchina ha grandi risorse, una forte coesione familiare e comunitaria, un rispetto profondo per la legalità, una voglia autentica di partecipare alla vita civile e sociale dell'isola. Siamo pronti a dialogare e a collaborare con le istituzioni, a costruire ponti culturali. Le moschee, le associazioni marocchine, i giovani studenti universitari, le donne che fanno impresa. Sono tutti segnali di un processo di radicamento positivo che va sostenuto, non ostacolato. Cosa chiediamo alle istituzioni, alla Regione Sardegna, ai comuni, alle scuole, ai servizi sociali? Chiediamo più formazioni e mediazioni culturali nei territori, politiche abitative più inclusive e strumenti contro la discriminazione, tavoli permanenti di ascolto con le comunità immigranti, sostegno alle seconde generazioni in termini di orientamento, formazione, cittadinanza. Concludendo, integrare non significa assimilare, ma riconoscere il valore delle differenze come ricchezza per tutti. L'immigrazione non è un problema, è una realtà strutturale del nostro tempo. Sta a noi decidere se gestirla come una sfida da vincere insieme o come un problema da rimuovere. La comunità marocchina in Sardegna è pronta a fare la sua parte con dignità, impegno e speranza. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Shukran lakum jazilan. Passiamo adesso alla Tunisia con Naufel Soussi. Nafel Soussi. C'è scritto Naufel. Sempre 5 minuti, mi raccomando. Spero di fare. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, onorevoli autorità, rappresentanti delle comunità, colleghe e colleghi. È un grande onore parlare in questa platea della prima conferenza regionale per l'immigrazione, quindi parto da subito a ringraziare l'assessora al lavoro, la dottoressa Desirée Manca, per questa opportunità di confronto. Ho preparato un intervento con numeri, statistica, eccetera, eccetera, però ascoltando i vari interventi, avendo anche un po' di tempo, ho deciso di modificarlo in modo da, come dire, interreagire sin da subito. Mi presento, sono Naufel Soussi, vengo dalla Tunisia, vivo in Sardegna dal 2008, da poco sono cittadino italiano, non perché ho avuto difficoltà, ma perché non l'ho mai chiesta, però a forza di cosa ho deciso di chiederla per, come dire, vivere in piena la mia cittadinanza. Scusate l'emozione, perché è normale, parlando davanti a tutti è normale. Sono il presidente dell'Aman Società Cooperativa Sociale, che è una realtà che opera dal 2016 nel campo dell'immigrazione. Facciamo inserimento di lavoro, integrazione, e lavoriamo anche nell'accoglienza. Badate bene che l'accoglienza, io dico bene non generalizzare, perché ci sono delle realtà anche qui presenti che lavorano veramente con il cuore con questi rifugiati che arrivano, cercando di dargli tutte le possibilità per vivere la città e la regione in piena, con i diritti possibili in quel arco di tempo temporaneo dove
dove risiedono nei centri di accoglienza. Noi siamo una realtà di accoglienza micro diffusa di appartamenti, abbiamo anche una disbrigo pratica per stranieri a Cagliari, con la quale tocchiamo con mano tutte le realtà della città di Cagliari e non. Si arriva in Italia in vari modi, si arriva in Italia per amore, si arriva in Italia per studio, si arriva in Italia per lavoro, si arriva in Italia per ricongiungimenti familiari, si arriva in Italia anche per chi non può usare tutte queste possibilità col barcone. E purtroppo parliamo solo di questi, anche gli altri che arrivano legalmente hanno delle difficoltà. Tra le difficoltà che sono state dette, ad esempio, l'emergenza abitativa, che colpisce non la Sardegna, ma l'Europa intera, per non dire l'Italia. E quindi sarebbe bello, possibile guardare in questa ottica. Due parole che sono state dette dal riflesso dello straniero. No, dicevo, due parole che prendo. La prima dell'assessora al lavoro di Serimanca, che ha detto che per l'immigrazione serve coraggio. Benissimo, perché grazie, perché serve coraggio e lealtà, perché le realtà ci sono, la lealtà e il coraggio, quelli che vengono a mancare, e quindi la politica qua deve intervenire. Ho sentito degli avvisi che usciranno, saremo pronti a partecipare. La Presidente della Regione, la dottoressa Alessandra Todde, ha detto che la Sardegna può diventare una piattaforma. È vero, perché abbiamo i numeri piccoli per poter creare, possiamo essere, diciamo, il prototipo di molte realtà, ok? Sto parlando pensando al tempo, magari prima sì, perché mi vedo che è così. E quindi ringrazio di nuovo, speriamo di altri incontri, perché non sarò l'unico a parlare, però altre persone. Cosa devo dire? Grazie, buon lavoro, speriamo bene, siamo presenti al fianco della politica e di tutti gli organi che vogliono fare e lavorare. Siamo presenti. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi, lo sapete che continua il discorso, continuerà anche dopo, ve l'ha detto anche il rappresentante della consulta della immigrazione. Adesso la parola va a Amin. Scusate che è scritto troppo piccolo. Amin Shamin del Bangladesh. C'è? Amin Shamin del Bangladesh. Pare non ci sia. Sarebbe stato interessante, anche perché parlavate di qualche fenomeno di caporalato, l'hanno subito proprio di recente nel nord di Sardegna. Eccola qua. Grazie. Buongiorno a tutti chi sono presenti qua. Vicino al microfono, è più possibile. Buongiorno e ringrazio tutti quelli che sono presenti qua oggi. Vi ringrazio di nuovo per averci prestato il vostro tempo prezioso. Io sono Rahat Anisha, la ragazza che doveva essere qua oggi non è presente, quindi io la sostituisco. Sono Rahat Anisha Islam e... Ah sì, è vero, Bahia Tanisha, giusto? Rahat Anisha. Tanisha, sì, è vero. Ecco, Rahat Anisha e sono qua per rappresentare l'associazione islamica Baidul Mamur di Cagliari. Grazie. Okay. Allora, stavo dicendo, sono qua per rappresentare l'associazione islamica Baidul Mamur di Cagliari. Da quanto ho visto, tutte le persone hanno fatto vedere le parti positive, quindi nessuno ha parlato della parte negativa, ci hanno parlato, però non è stata approfondita, non è stata vista bene. Io vorrei approfondire un po' sui fatti. Non parlo solamente di noi bangaresi, perché questo devo un po' socializzare tutto, devo parlare di tutti. Noi
noi immigrati ci ritroviamo in una situazione difficile quando ci si parla di trovare un alloggio, quindi una casa in affitto. Tante persone ci negano l'affitto, ci dicono che non vogliono stranieri in casa loro, quindi non ci vogliono dare in affitto la loro casa, quindi troviamo difficoltà a trovare di trovare in affitto una casa, e pochissime persone pochissime persone ci danno l'opportunità di prendere in affitto la loro casa. Le problematiche non si limitano all'ambiente, solamente all'ambiente abitativo, ma incontriamo ostacoli anche nelle procedure amministrative. Si tratta di situazioni che non dovrebbero verificarsi, visto che stiamo comunicando con degli enti pubblici che dovrebbero garantire equità e trasparenza nel trattamento di ogni cittadino. È una realtà spesso ignorata che nella società italiana noi cittadini siamo frequentemente un pochettino pregiudicati, nonostante l'impegno costante che mettiamo per integrarci nel tessuto sociale italiano, possiamo dire così. Un esempio potrebbe essere il riconoscimento del titolo dello studente. La laurea presa in Bangladesh, quindi nel nostro paese di nascita, non è spesso vista con equità, quindi mi aspetto che qualcosa si possa fare su questo cosa. Sono un po' agitata perché non sono abituata a fare queste cose, non sono abituata, questa è la mia prima volta. Quindi, inoltre a tutto ciò, volevo parlare dei musulmani, quindi sto vicino a te, così l'emozione passa un po', ed è una cosa bellissima anche non sempre ascoltare delle cose positive, ma ciò che mi stai raccontando è sicuramente fonte di ricchezza per aiutarmi nel mio lavoro. Ti sto vicino, ti ascolto. Grazie. Dai. Allora, quindi io come ho detto prima, volevo portare in luce le cose negative, anche perché non è spesso detto tutto ciò che dobbiamo affrontare ogni giorno. Volevo anche parlare delle associazioni musulmane, islamiche, un posto di culto. Noi non ce l'abbiamo ancora, purtroppo, e speravamo di ricevere qualche aiuto oppure una mano, anche piccola, non importa quanto sia, una piccola mano a fare un posto di culto in cui possiamo proseguire le nostre preghiere con dignità e nel modo giusto. Inoltre, quando si parla di musulmani, purtroppo molte persone ci associano come persone violenti e purtroppo come terroristi. Non lo volevo dire, però è la verità. Non è mia intenzione generalizzare tutto, però alcune persone purtroppo lo fanno ancora. Noi musulmani non siamo violenti, e infatti la nostra religione ci dice di portare pace, calma e la giustizia. E se facciamo un passo indietro e vediamo la storia, non c'è né una guerra oppure qualche conflitto tra popoli che sia causato perché i musulmani sono andati prima ad conquistare un popolo o roba del genere. Hanno o difeso, o l'hanno fatto per la loro difesa, oppure l'hanno fatto per i loro diritti o robe del genere. Per semplificare tutto, noi non vogliamo tanto da voi, ma vogliamo solamente camminare nella strada e visti come dei cittadini normali, non pregiudicati perché o mettiamo l'hijab oppure siamo musulmani, abbiamo un aspetto diverso. Non vogliamo essere visti come stereotipi, perciò vogliamo essere visti da cosa siamo davvero. Cittadini come tutti voi, con diritti, valori e dignità. Grazie.
Bene, bene, chiudiamo il ciclo di questa tavola di interventi con Victor Nwankwa, non lo so ben pronunciare, Ogochukwu, Nigeria. E poi si prepara l'altro panel con Daniele Pizzeri. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Non è facile rimanere in questo posto. Vorrei cominciare in primis di ringraziare l'autorità, l'onorevole e tutti quelli che hanno fatto sì che questo tipo di evento sia avvenuto oggi. Io credo che oggi la Sardegna, come il popolo meraviglioso, anche con un po' di limiti sulla questione di una persona diversa, però si può sempre lavorarci sopra. Mi chiamo Victor Ogochukwu Nwankwo, provengo da una piccola città in un villaggio di quasi 100 persone in Nigeria. Sono in Europa da 96, più della metà della mia vita ho vissuto qui in Europa. Ho una figlia sardo-nigeriana di quasi 18 anni, quindi tante domande da rispondergli e tante cose da dire. Credo che la storia mondiale passa sempre da ogni singola persona che sono qui presenti, che sta camminando al mondo, miliardi di persone che hanno diverse storie da raccontare, storia di vita, storia di difficoltà, storia di tanti maltrattamenti, tante incomprensioni, che poteva essere una cosa facile, che si può sedere nel tavolo rotonda, a parlarci, a discutere, a risolvere, perché credo che tutti noi qui abbiamo sempre la stessa cosa in mente da realizzare, che vuol dire quieto vivere. Ognuno di noi va in quella direzione per ritrovare la pace, di poter dire io sto vivendo una vita come si deve in una comunità. Racconta piccole cose della mia infanzia, da dove sono nato. Prima che arriva a questo, visto che abbiamo tempo limitato, non abbiamo troppo tempo per poter spendere a disperdere a raccontarci. Io provengo da un piccolo villaggio della Nigeria, Igbo, biafrana di nascita. In quella zona sono nato subito dopo la guerra civile del 67, devastato la popolazione, dilapidato da guerra sul petrolio, dove le multinazionali e tutti gli interessi di petrolio hanno fatto terra bruciata dappertutto. Sono nato in questo piccolo villaggio nel 72, dove il mio popolo stanno cercando ancora di rialzarsi dalla guerra, di rialzarsi per mandare avanti la vita, che era difficile ancora da sopravvivere. Prima di allora, ognuno che nasce in una famiglia, dopo una settimana, si pianta un albero nel suo nome. Un albero di palma nel suo nome. Ognuno di noi c'è ancora tutto oggi il mio albero di palma viva. Ognuno si pianta un albero sulla sua nome, guidato con la capofamiglia. Questo villaggio andava avanti per secoli in questo modo. Abbiamo rispetto per il più grande, ci insegnano l'educazione di vivere in famiglia, la maniera più assoluta di non fare niente che le persone più grandi potevano andarsi contro. Questo villaggio era la parte migliore della mia esistenza.
Se io metto ancora a pensare, io vorrei ritornare da quando avevo 15 anni nel mio villaggio. Andavo a scuola, tornavo da scuola, facevo le cose di villaggio. Il nostro campo di villaggio dove andavamo quando c'è la luna per giocarci assieme, sono tornato oggi, non c'è più tutto questo. Dopo gli anni 90 c'è un declino di socio-economico e politico del mio paese, dove la media di una bambina nata oggi, io faccio parte anche di coordinamento diaspora in Sardegna, sono un presidente dei culturali Ivo, dove vorrei fare in modo di fare conoscere veramente la mia cultura. Questo vestito che io ho addosso è vestito di mia cultura. Quindi cosa stavo dicendo? Che torno in Nigeria perché io mi reputo una persona senza patria adesso. Io sono senza patria. Io torno qui, mi vedono come un immigrante. Torno in Nigeria, dopo un mese mi dicono quanto devo tornare nel tuo paese. E io non ho più un paese allora. Quindi il declino che ha fatto fino ad oggi, prima di 77, cambia moneta del mio paese. Sono $1 a 80 centesimi di naira. Oggi $1 si cambia 2000 del mio paese. Quindi continuo ad andare avanti così. Quindi io credo che dobbiamo cominciare da noi. Questo che è successo oggi, credo che sia un modello a livello nazionale, perché è veramente importante che noi tutti dobbiamo guardarci in faccia e ricordare che questo mondo nessuno va via con niente. Nessuno porta niente via da questo mondo. Siamo tutti di passaggio qua. Sia chi viene dall'America, chi viene dall'Asia, chi viene da dove viene? Da Africa. Da Africa sfruttato da tempo indeterminato, però guardato con la diffidenza. C'è troppa paura, c'è troppa diffidenza, non c'è il modo di avvicinarsi, c'è un gap enorme, c'è un abisso di gap che noi magari diciamo tutto qui oggi, torniamo in nostra casa, le cose continuano come stanno andando. Ti dici, non possiamo fare niente. La burocrazia che stiamo imbattendo oggi, tutti vogliamo la stessa cosa, ma nessuno fa niente. Io ringrazio veramente chi era di pensiero di fare questo incontro, perché credo con il nostro presidente della diaspora stiamo già imbattendo per anni. La Caritas diocesana di Cagliari, quando stavano facendo un'imbarcazione dei clandestini dalla Libia, avevano una slogan, benvenuto fratello, perché volevano creare un ambiente armonico. È vero, tutti noi siamo diversi, non siamo tutti uguali. Ognuno ha la differenza di poter comprendere la vita com'è, perché sono stati inculcati da una mentalità che non è di accogliere, non è di disperdere, non è di condividere, ma noi possiamo ancora fare qualcosa, perché siamo ancora in tempo di cambiare. Non per cambiare, per far vedere che possiamo cambiare, ma per cambiare da dentro, da quello che abbiamo dentro, davvero, di raccontarci da dentro. Di guardare una persona e dirci, sì, siamo un essere umano, l'empatia di condividere quello che abbiamo bisogno oggi. Io posso dire un po' di queste cose, però sono le cose scritte. Le cose scritte rimangono le cose scritte. Questi dati, abbiamo un po' di dati qui, ma non ho il tempo di raccontare. No, adesso non ce la facciamo perché c'è un altro panel, non ce la facciamo. Appunto, abbiamo capito i concetti essenziali. Io mi fermo. Poi avrete modo con la consulta vostra di proseguire. Va bene, dicendo grazie alle istituzioni, grazie a chi è stato i suoi pensieri e soprattutto non fermarsi nell'ostacolo, nella difficoltà di poter realizzare un sogno che sarà
diverso per tutti, per le generazioni a venire. Ormai noi siamo quello che siamo. Fra un po' non ci saremo più, non ma esageriamo. quello Va, arriverà. ok. Grazie. Passiamo, chiudiamo questo panel. La Regione ha preso nota di questo momento di ascolto importantissimo. Passiamo al mercato del lavoro. Arriva qui al mio posto Daniele Friggeri. Noi ci rivediamo al pomeriggio. Grazie per questa mattinata. Potete prendere posto così iniziamo il panel. Sì, prego. Troppa... Allora, scusate. Allora, io prima di iniziare il panel, l'ultimo panel che precede il light lunch, leggo un veloce messaggio da parte della comunità filippina che si scusa, sarebbe dovuta essere qui con i suoi rappresentanti, ma insomma hanno avuto problemi che non le hanno consentito di essere presenti, ma assolutamente ci tenevano a far sentire la loro voce. È un brevissimo messaggio. Proposte della comunità filippina per migliorare diversi aspetti nella vita per vivere bene in Sardegna. Leggo ovviamente testualmente. Educazione. Per garantire un futuro migliore alle giovani generazioni e facilitare l'integrazione vorremmo chiedere sostegno per corsi di lingua italiana gratuiti per adulti e bambini tramite bandi regionali. Chiediamo che la Regione sostegni economicamente questi percorsi rendendoli accessibili anche ai filippini con basso reddito. Tutoraggio scolastico per studenti filippini con mediatori culturali e facilitatori linguistici. Molti bambini filippini hanno affrontato difficoltà linguistiche e culturali a scuola. Figura come il mediatore, o il facilitatore linguistico sono fondamentali per accompagnare nel percorso educativo. Chiediamo che la Regione finanzi progetti scolastici che includano queste figure professionali all'interno delle classi scolastiche. Borse di studio regionali per giovani filippini meritevoli di difficoltà economiche. Le borse sono uno strumento concreto per garantire opportunità. E infine chiediamo che questi fondi siano estesi anche agli studenti filippini delle scuole superiori e alle università con criteri inclusivi. Laboratori interculturali nelle scuole per valorizzare la nostra cultura e promuovere il rispetto reciproco. Per la qualità della vita e i nostri bisogni concreti, per vivere con dignità e contribuire alla società. Proponiamo quindi gli sportelli comunali multilingua per assistenza sul lavoro a casa, salute e documenti, spazi comunitari per incontri e eventi culturali e supporto psicologico, progetto di inclusione sociale sullo sport, sull'arte e sulla cucina, voucher per corsi di formazione professionale, in particolar modo per OS, ristorazione, turismo, formazione come prevenzione e rinascita. E infine molti adulti della nostra comunità purtroppo stanno affrontando momenti di smarrimento, alcuni si trovano in situazioni di fragilità mentale, economica e sociale che li portano a cadere nell'uso di sostanze per loro dannose. Questo non solo distrugge la loro salute ma spezza anche l'equilibrio delle nostre famiglie e della nostra comunità. Per questo chiediamo alla Regione Sardegna di attivare dei voucher di formazione per corsi professionali come appunto ho detto gli operatori economici sanitari. Passo la parola a Chiara Tronchini. Grazie. Bene, mi sentite?
Ok, bene, grazie a tutti. Io sono Chiara Tronchi, uno dei ricercatori della Fondazione Leone Moressa, fondazione che studia l'immigrazione ma da un punto di vista economico. Sarò veloce e spero il più chiara possibile. Allora, iniziamo con alcune caratteristiche della situazione demografica, perché la demografia non ci spiega solo oggi com'è la situazione, ma soprattutto ci dà delle previsioni per il futuro. Oggi stanno aumentando i pensionati perché le generazioni più grandi, quelle del baby boom, stanno arrivando ormai, sono già arrivate all'età pensionabile. È aumentata la speranza di vita, quindi ci sono sempre più anziani. Parallelamente diminuiscono ogni anno i nati. E questo ormai è un fenomeno strutturale, non cambierà più, semplicemente perché mancano i potenziali genitori, perché è dal 1967 che non abbiamo più un ricambio generazionale, quindi ci sono meno donne e anche tornando a tassi di fecondità elevati non riusciremo più ad avere un saldo naturale positivo. Altro campanello, quantomeno, di la popolazione in età lavorativa che diminuirà del 20%. La popolazione in età lavorativa che diminuirà del 20%, mentre ad aumentare saranno solo gli anziani che aumenteranno del 31%. Quindi vuol dire che se oggi abbiamo 2 pensionati a carico di 3 lavoratori, nel 2050 con lo stesso tasso di occupazione, con le stesse situazioni pensionistiche, avremo un pensionato a carico di ogni lavoratore e voi capite bene che la cosa è difficilmente sostenibile non solo a livello di pensioni ma anche a livello di servizi. In questo si inserisce la presenza straniera, gli stranieri in Italia, che dagli ultimi dati consolidati del 2024 sono 5,2 milioni, l'8,9% della popolazione è straniera, sono più giovani, in realtà poi questo dato non tiene conto di un fenomeno che ormai è sempre più evidente. Al 31 dicembre 2023, oltre a questi 5,2 milioni di stranieri, ovvero di persone che non hanno la cittadinanza italiana, bisogna aggiungere quasi 2 milioni di nuovi italiani. Quindi capite bene che ormai l'incidenza nel nostro paese degli stranieri o delle persone aventi origini straniera è estremamente elevata. Perché arrivano in Italia? Per migliorare le proprie, esattamente come noi andiamo all'estero per migliorare le nostre condizioni economiche, anche loro arrivano per migliorare le proprie condizioni economiche e lo si vede dal numero degli occupati stranieri in Italia, sempre ovviamente le persone senza cittadinanza italiana. Sono 2,5 milioni, il 10,5%, questo vuol dire che su 100 lavoratori 10 sono stranieri. Se considero i nati all'estero, il numero aumenta a 3,65 milioni. Italiani e stranieri non fanno gli stessi lavori, ma si tratta in realtà di lavori complementari. Dov'è che troviamo l'incidenza maggiore di stranieri? Nel personale non qualificato. Quindi, e se da una parte questo è positivo perché così diminuisce diciamo, la concorrenza con gli italiani, dall'altra sono più a rischio di povertà lavorativa perché fanno lavori meno qualificati, meno pagati e spesso precari. Non sono solo dipendenti, sono anche imprenditori. Gli imprenditori nati all'estero in Italia sono il 10,6%. È un valore in crescita che sta crescendo negli ultimi 10 anni, mentre di contro i nati in Italia stanno diminuendo. Ovviamente la maggior presenza la si trova nelle costruzioni, nel commercio, negli alberghi e ristoranti e in alcune regioni d'Italia. 5 regioni, tra cui la Lombardia col 22%, raccolgono il 60% delle imprese straniere. Tutta questa occupazione straniera produce il PIL dell'immigrazione. Oggi questi stranieri producono 164 miliardi di euro del nostro PIL, ovvero l'8,8% del PIL italiano in realtà è prodotto da stranieri. Anche in questo caso consideriamo solo le persone che non hanno la cittadinanza italiana.
Ovviamente il PIL aumenta dove sono più presenti come Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, e aumenta anche nei settori come l'agricoltura e la costruzione. Uno dei dibattiti maggiori che c'è nel nostro paese è che gli stranieri in realtà prendono più servizi di quello che danno al paese ospitante. La Fondazione da anni cerca di studiare l'impatto reale fiscale dell'immigrazione che c'è nel nostro paese, cioè contiamo quanti sono le entrate a livello di tasse da parte della popolazione straniera e contiamo quanti sono le uscite. Ovviamente questo riguarda innanzitutto solo le persone con cittadinanza non italiana, riguarda soltanto i flussi monetari. Noi non possiamo quantificare il beneficio di avere le badanti nel nostro territorio, perché ovviamente non è quantificabile a livello di monetari, come non possiamo neanche quantificare la percezione magari di disagio o di insicurezza che si può avere quando si hanno tante persone culturalmente diverse nel proprio paese. Quantifichiamo solo gli aspetti monetari. Quindi, come entrate, ogni anno la popolazione straniera segnala 38,9 miliardi di entrate tra IRPEF, IVA, consumi, permessi e cittadinanza e contributi sociali netti. Dalla parte delle uscite abbiamo, ovviamente i costi maggiori sono nell'istruzione, semplicemente perché il 20% dei ragazzi che vanno a scuola in Italia sono stranieri, e nella sanità, ma soltanto nel reparto del pronto soccorso e della maternità. La somma di tutti questi trasferimenti è pari a 37,7 miliardi di euro. Quindi abbiamo un saldo positivo, malgrado gli stranieri siano qualificati nelle professioni meno redditizie e malgrado abbiano lavori precari, abbiamo ancora un saldo positivo di 1,2 miliardi. Quindi avere la popolazione nel nostro paese straniera è estremamente positivo. In velocità alcuni dati sulla Sardegna. Abbiamo già detto che la Sardegna ha una situazione demografica quantomeno un po' preoccupante, nel senso che se oggi siete 1,5 milioni di abitanti, nel 2050 sarete il 21% in meno. Però il problema non è tanto la diminuzione, ma come cambierà la struttura. Se voi guardate il grafico a fianco, vedete che se oggi la popolazione in età lavorativa dai 15-64 anni è pari al 63%, tra pochi anni diminuirà al 41%. Di contro la popolazione con più di 64 anni passerà dal 27% al 42%. Quindi capite che ci sarà un forte squilibrio tra popolazione attiva e popolazione non attiva. In più un altro aspetto interessante è che registra il tasso di natalità più basso d'Italia. E il dato quantomeno più curioso è che nel 1961 aveva invece il tasso di natalità più elevato d'Italia, quindi in questi anni la Sardegna ha proprio perso nati. Di contro il saldo migratorio risulta essere positivo, quello verso l'estero, grazie agli ingressi degli stranieri. Stranieri che nella regione non sono particolarmente presenti. Questo è il dato del 2024 consolidato, sono 52.000, le previsioni non ancora, le previsioni del 2025 riportano il dato di 55.000, ma rappresentano solo il 3,3% della popolazione, quindi un valore molto più basso rispetto alla media nazionale che è l'8,9% della popolazione. Stranieri che però producono. Quindi gli occupati in Sardegna di origini stranieri sono 26.000 e rappresentano il 4,4% del totale degli occupati. Anche in questo caso l'incidenza è molto più elevata rispetto alla popolazione residente e il loro tasso, a differenza di quello nazionale, è più elevato di quello degli autoctoni residenti in Sardegna. Sono anche imprenditori, il 6,1% degli imprenditori totali sono nati all'estero e contribuiscono con il PIL. Contribuiscono nella vostra regione con il 3,2% del PIL totale è prodotto dagli stranieri residenti.
non solo hanno un impatto positivo nella regione ospitante, ma aiutano anche il paese di origine. Infatti abbiamo quantificato che le rimesse inviate dalla Sardegna sono 93 milioni e sono contribuenti attivi con il nostro paese. Infatti l'IRPEF netta che hanno versato è pari a 95 milioni. Per arrivare alle conclusioni, abbiamo visto che l'Italia, l'Europa, ma anche la Sardegna sta attraversando quella che viene definita la quarta transizione demografica, bassa natalità e bassa mortalità. Quindi nei prossimi anni avremo una diminuzione della forza lavoro, manca già oggi manodopera, soprattutto perché i nostri tassi di occupazione, in particolare per i giovani e per le donne, sono molto bassi. In questo abbiamo la popolazione straniera, che è una popolazione di lavoratori e contribuenti attivi, malgrado facciano lavori a bassa qualifica e producono l'8,8% del PIL. Lo stesso vale per la Sardegna. La situazione e le prospettive demografiche sono preoccupanti, malgrado questo, malgrado anche la bassa presenza di popolazione straniera, producono il 3,3% del PIL regionale. Quindi noi riteniamo che facilitare l'immigrazione regolare e l'inserimento lavorativo può aiutare a contenere, ovviamente non a risolvere, gli effetti economici negativi delle recessione demografica. E con questo vi ringrazio, ho concluso. Grazie, grazie mille. Grazie per l'intervento e per il quadro che rimanda a uno dei temi che affrontavamo anche ieri, circa appunto la necessità, l'opportunità di avere dei dati, no? Che possano fotografare una situazione e da qui poter partire e ragionare, e nello stesso tempo monitorare l'efficacia di quello che si fa. Per cui grazie davvero. Io ho il compito di moderare un po' questa sessione che cercheremo di rendere il più rapido possibile. Chiedo degli interventi veramente centrati su alcuni punti, abbiamo 3 minuti a testa, insomma. Cercherò di aiutarvi a stare insomma in questo tempo. Il titolo della sessione direi molto chiaro: migrazione e mercato del lavoro, il contributo delle persone migranti e rifugiate all'economia locale. Il tema del lavoro è un tema centrale, chiaro. Il lavoro è uno dei punti cardini del processo di integrazione, a partire da tanti aspetti, però è strettamente connesso a tutta una serie di... Non si sente? È strettamente connesso all'accessibilità a tutta una serie di servizi, perché appunto recarsi al lavoro, il rapporto lavoro-famiglia, eccetera. Non sto a entrare nel dettaglio di queste cose. Il lavoro è anche dignità e il lavoro degno è un altro dei temi fondamentali che ha a che fare con il tema delle migrazioni. Per cui quello che vi chiedo di aiutarci in questa sessione è bene, questa è la fotografia, che cosa può essere fatto? Partendo dal presupposto che il lavoro che è stato fatto in preparazione in questi giorni è prevalentemente un lavoro di ascolto di tutte le realtà, di tutti gli attori, e quindi associazioni di categoria, imprese, eccetera, sono attori fondamentali che possono supportare, aiutare, consigliare la regione nel poter realizzare delle politiche. Per cui la domanda che faccio a tutti è bene, che cosa può essere fatto, può essere messo in campo dalla Regione e da noi a supporto della Regione per supportare l'integrazione economico-lavorativa dei migranti. Incominciamo questa nostra carrellata da Clara Piras, Ministero del Lavoro, Direzione delle Politiche Migratorie. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto alla Regione Sardegna per l'invito a partecipare a questa conferenza ricca di spunti, stimoli, con un grande bagaglio da riportare a Roma per programmare anche il futuro. Allora, per rispondere a quello che lei dice, a quello che lei chiede, in pochi minuti cerco di
rappresentare quelli che sono gli interventi che il Ministero e la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti attua. La Direzione Generale parte dal darsi delle priorità in modo sinergico, delle priorità fondamentalmente 7 priorità che includono innanzitutto l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, l'integrazione delle categorie più vulnerabili dei cittadini di paesi terzi, la promozione del lavoro dignitoso e il contrasto allo sfruttamento lavorativo, la promozione di canali di ingresso legale e anche la promozione dell'integrazione attraverso cultura e sport, che sono altri 2 elementi fondamentali ed essenziali. In questo ambito, diciamo nell'ambito dell'integrazione e dell'inserimento sociale e lavorativo, sicuramente il programma principale della direzione in questo momento è portato avanti dalla società in house del Ministero Sviluppo Lavoro Italia con il progetto Poi Plus, che è giunto alla sua seconda edizione, un'azione di sistema su tutto il territorio nazionale e che ovviamente propone percorsi di inserimento lavorativo per i cittadini di paesi terzi vulnerabili e che per andare, diciamo, per poter ottenere dei risultati effettivi ha bisogno ovviamente della costruzione di reti con tutti gli attori locali e anche di lavorare, diciamo, in complementarietà con gli interventi posti in essere a livello locale dalle regioni che sono però il partner, diciamo, strategico della direzione generale, nel senso che le regioni innanzitutto per il mandato che la Costituzione attribuisce loro nell'ambito del lavoro, ma soprattutto anche perché le regioni ci permettono di raggiungere i territori. Proprio nell'ambito dell'integrazione sta iniziando, diciamo, il terzo intervento dedicato alle regioni, la terza edizione dei piani regionali di integrazione per i cittadini dei paesi terzi, con ovviamente la partecipazione anche della Regione Sardegna dopo una lunga, diciamo, collaborazione. Questo intervento è finanziato con il FAMI, di cui la Direzione Generale è organismo intermedio, e per offrire, diciamo, un pacchetto completo di integrazione verrà finanziata un ulteriore intervento diretto a misure di politica attiva tramite il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, Fondo Sociale Europeo Plus, in modo tale appunto da poter diciamo avere degli interventi ancora più centrati, ancora più dritti verso l'obiettivo dell'integrazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro. Accanto a questo intervento, diciamo sempre con le regioni, si pone un altro intervento dedicato esclusivamente alle donne cittadini dei paesi terzi, donne vittime di violenza, vittime di tratta, donne che hanno anche difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro per la assenza o comunque carenza di misure di conciliazione tra vita e lavoro, per cui spesso devono scegliere se badare, diciamo, alla famiglia o poter lavorare, fenomeno che non riguarda ovviamente che non è circoscritto solo al mondo diciamo migrante, ma a tutti. Chiudo a questo punto con un altro intervento dedicato alle regioni, anche qui una forte collaborazione con la Regione Sardegna, un intervento dedicato appunto al contrasto, allo sfruttamento lavorativo e al caporalato. La Regione Sardegna con il progetto Caslis, che è stato citato anche prima dall'assessora Manca, ha raggiunto degli ottimi risultati e tanto che stiamo ora finanziando una seconda diciamo, edizione di questo intervento, finanziato con il Programma Nazionale Lotta e Inclusione alla Povertà, Fondo Sociale Europeo, ma anche in questo caso anche con il FES, cioè il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, in modo tale da poter anche in questo caso ampliare, diciamo, la rosa di misure e cercare di offrire, diciamo, degli interventi
a 360 gradi che possano effettivamente permeare nel territorio. Chiudo solo dicendo che è fondamentale, oltre alla sinergia diciamo, con le regioni, è anche la costruzione delle reti che le regioni stabiliscono con tutti gli enti del terzo settore, che poi sono quelli che effettivamente hanno il diciamo, contatto diretto, quotidiano anche con i cittadini di paesi terzi, che quindi sono in grado di intercettare immediatamente le loro esigenze, i loro bisogni, e che attraverso poi incontri, conferenze eccetera sono quelli diciamo, che ci restituiscono poi, come ho detto in apertura, tutti gli stimoli che ci servono per programmare gli interventi futuri. Grazie. Grazie mille. Grazie soprattutto a questo dialogo centro-periferia che è centrale nell'approccio e negli obiettivi del Ministero. Ora c'è un altro attore fondamentale in questo processo che è l'Unione Europea ovviamente, e quindi chiederei l'intervento di Patrick Doyle, Direzione Generale Migrazione e Home Affairs della Commissione Europea, il ruolo della Commissione e cosa può fare anche la Commissione a supporto del lavoro di una regione come la Regione Sardegna. Ok, grazie, buongiorno a tutti, spero che si senta bene. Perfettamente, grazie. Ok, allora innanzitutto grazie alla Regione Sardegna per l'invito alla sua prima conferenza regionale sull'immigrazione, che per noi è un onore ovviamente partecipare a questo evento molto importante. Allora, sono Patrick Doyle, sono un funzionario della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni e da vari anni lavoro qui in Italia presso la rappresentanza della Commissione a Roma e seguo le questioni migratorie. Come probabilmente si sente, non sono di madrelingua italiana, quindi mi scuso per eventuali errori di italiano. Mi dispiace anche che non posso essere con voi in Sardegna, ma proprio ieri la mia direttrice generale è stata in visita a Roma, abbiamo avuto varie riunioni, l'ultima ancora ieri sera al Ministero dell'Interno, per parlare dell'attuazione del patto migrazione e asilo, del quale parlerò anche brevemente tra poco. La mia presentazione era già abbastanza breve, mi volevo semplicemente focalizzare su quello che l'Unione Europea può fare, su quello che non può fare e su quello che fa in questa materia molto importante. Perché allora nell'Unione Europea la migrazione rimane in gran parte una competenza nazionale e ovviamente in ogni Stato membro questa competenza può essere organizzata in modo diverso secondo la Costituzione, quindi in Italia ovviamente le regioni hanno anche delle competenze abbastanza importanti al fianco del governo centrale. E l'Unione Europea ovviamente può solo agire nel limite delle competenze che le sono conferite dai trattati sull'Unione Europea, e lì la situazione è anche relativamente frammentata. Per esempio in materia di politica di asilo l'Unione Europea ha delle competenze relativamente ampie per armonizzare questa parte del diritto, mentre per esempio in materia di integrazione o di migrazione legale le competenze rimangono molto più nazionali. Per esempio in materia di integrazione teoricamente l'Unione Europea non potrebbe armonizzare le legislazioni degli Stati membri. Però c'è questa eccezione forse per i rifugiati o beneficiari di protezione internazionale che vengono chiamati, e anche per i richiedenti asilo. Lì ci sono due strumenti legislativi europei importanti, c'è la direttiva qualifiche, insomma, che stabilisce i diritti di chi ha lo status di rifugiato o chi ha lo status di protezione sussidiaria. Poi c'è anche la direttiva sulla protezione temporanea che era stata applicata nel 2022 per la prima volta ai cittadini ucraini in fuga nell'Unione Europea dall'invasione russa.
E poi c'è anche la direttiva sulle condizioni di accoglienza che stabilisce anche i diritti dei richiedenti asilo, quindi quelli che fanno domanda di asilo ma ancora non sanno se alla fine avranno uno status di protezione o no. E sia la direttiva qualifiche sia la direttiva accoglienza e ovviamente la direttiva sulla protezione temporanea prevedono dei diritti per queste categorie di migranti per anche accedere al mercato di lavoro e beneficiare di misure di integrazione nel caso dei rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea. E nel caso dei richiedenti asilo, dopo già un certo tempo la direttiva prevede che devono avere il diritto di accedere al mercato di lavoro. In Italia questo è stato fissato a 3 mesi dopo la formulazione della domanda di asilo. Ecco, questi strumenti legislativi, con vari altri, fanno parte di una importantissima e ampia riforma attraverso il cosiddetto Patto Migrazione e Asilo, che era stato proposto nel 2020 dalla Commissione europea per provare a uscire, diciamo, da una situazione di stallo dopo la crisi migratoria, o anche chiamata ogni tanto crisi dei rifugiati nel 2015-2016, con negoziazioni difficilissime, dove comunque l'anno scorso è prevalso uno spirito di compromesso tra i vari Stati membri e il Parlamento europeo per concludere in totale una decina di nuovi strumenti legislativi che compongono questo patto. E allora, tra questi strumenti quindi abbiamo adesso un regolamento qualifiche che sostituisce la direttiva, quindi non solo il regolamento è direttamente... Scusi, non la sento. No, se possiamo andare verso la conclusione, chiedo scusa. Ah, ok, va bene. No, ok, allora solo per dire che con il patto i nuovi strumenti legislativi, i diritti verranno ampliati, rafforzati. In più ovviamente quello che l'Unione Europea mette a disposizione sono i vari fondi, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, i fondi europei sociali, quelli già menzionati dalla collega del Ministero del Lavoro, e che molto spesso vengono poi attuati direttamente in Italia dalle regioni. Allora, gli Stati membri hanno fino al giugno 2026 per conformarsi alle nuove regole del patto quando entreranno pienamente in vigore. Noi stiamo seguendo, quindi con ogni Stato membro, i preparativi che, come abbiamo anche scritto in una relazione del mese scorso, sono abbastanza in ritardo di tutti gli Stati membri, compreso l'Italia, quindi devono raddoppiare i loro sforzi. Per questo abbiamo anche messo a disposizione dei fondi aggiuntivi molto importanti, soprattutto per il FAMI, per prepararsi a queste misure, e l'Italia nella sua strategia come utilizzare i fondi prevede anche di rafforzare le misure dell'integrazione. In più sulla migrazione legale, le quote di ingresso sono la competenza degli Stati membri, questo lo stabilisce l'Italia attraverso i decreti flussi, però l'Unione Europea attraverso i partenariati di talento prova a combinare, diciamo, queste le varie competenze degli Stati membri per creare, diciamo, degli accordi con paesi terzi per facilitare, agevolare, stimolare l'ingresso regolare di cittadini di paesi terzi che hanno il desiderio di entrare a lavorare nell'Unione Europea, considerando il declino demografico e anche la mancanza di manodopera. E anche per questi partenariati dei talenti stiamo mettendo a disposizione ovviamente parecchi fondi europei per finanziare queste attività sia nei paesi terzi, di misure di prepartenza, di formazione professionale e civico-linguistica, e poi ovviamente anche supporto per le varie formalità amministrative che in Italia, come sappiamo, rimangono ancora molto difficili e con molte lungaggini, e ovviamente anche delle misure di integrazione di queste persone arrivate regolarmente poi sul territorio dell'Italia. Ecco, concludo qui solo per sottolineare che ovviamente la Commissione Europea continuerà a rimanere al fianco
dell'Italia, delle sue regioni, di tutti gli altri attori, sia le parti sociali, attori del terzo settore, per agevolare anche nel futuro tutte le misure di migrazione legale e di integrazione. Grazie mille per l'attenzione. Grazie mille. Passo subito la parola a Gianni Rosas, direttore dell'ILO, International Labour Organization, e agenzia delle Nazioni Unite che ha proprio il lavoro al centro della propria attività. Prego Gianni e grazie di essere con noi anche tu. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Fammi cenno se mi sentite. Sì, perfetto. Ah, perfetto, grazie Daniele. Ringrazio l'assessora Manca per l'invito molto cordiale alla nostra organizzazione e anche a tutte le altre autorità e gli organizzatori. Volevo congratularmi anche con i colleghi dell'assessorato lavoro e della Fondazione Moressa per l'analisi dei fabbisogni lavorativi e professionali delle imprese in Sardegna. Mi dispiace di non essere con voi oggi, sono un conterraneo, quindi anche se da oltre 30 anni ho lavorato per questa organizzazione in diversi paesi e più di recente la rappresento in Italia e a San Marino, quindi avrei tanto voluto essere con voi, ma purtroppo a causa di altri impegni non sono riuscito. Allora, per restare un po' nei tempi assegnati, che sono, mi sembra, anche un po' ristretti, cosa può fare la Regione nella gestione delle migrazioni per lavoro? Io amplierei un po' la domanda e direi cosa possono fare diciamo, la Regione, le altre istituzioni e anche chi rappresenta le imprese e i lavoratori e le lavoratrici migranti, quindi il ruolo delle parti sociali. E mi vorrei focalizzare su 4 aspetti. Uno è quello che è stato menzionato dalla dottoressa Tronchin rispetto alle tendenze demografiche, perché se è vero che diciamo, le previsioni non sono certo positive in termini di incremento della popolazione in Italia e in Sardegna in particolare, è anche vero che ci sono tutta una serie di cittadine e cittadini che possono contribuire al mercato del lavoro attraverso il loro lavoro, inclusi i lavoratori e le lavoratrici migranti. Allora, nel rapporto che voi avete presentato ci sono esposti i tassi di occupazione, penso che la media del tasso di occupazione sia del 56% in Sardegna. Quello che è interessante però è anche andare a vedere le persone che fanno parte della cosiddetta forza di lavoro potenziale, cioè le persone che sono fuori dal mercato del lavoro e che se hanno un'opportunità di lavorare si inseriscono nel mercato del lavoro. Quindi è vero che le tendenze demografiche sono piuttosto sfavorevoli, però ci sono, diciamo, c'è un potenziale di attivazione di giovani, di donne, di persone con disabilità, c'è un potenziale per migliorare anche le condizioni di lavoro dei senior prima che appunto vadano in pensione, e questo si gioca parecchio sulle politiche, sulle condizioni di lavoro, sulla produttività e ovviamente anche sulle politiche, sulle migrazioni e, diciamo, e anche le politiche di mobilità geografica e occupazionale. Quindi questo per dire che le istituzioni hanno un grosso ruolo da giocare nell'integrare le diverse politiche economiche, industriali, le politiche del lavoro e le politiche sociali affinché appunto ci sia un incremento della partecipazione nel mondo del lavoro. E questo è più importante quando andiamo a vedere quelle che sono le carenze di manodopera che vengono dichiarate dalle imprese. In Italia, per esempio, le imprese dicono che su 10 lavoratori che ricercano riescono ad assumerne solo 3 e quindi qui entra in gioco anche tutta una serie di politiche che sono in particolare gestite dalla Regione. Mi riferisco alla formazione, che è appunto necessaria anche per le trasformazioni epocali che stanno attraversando il mondo del lavoro. Pensiamo appunto alle transizioni demografiche, a quelle digitali, a quelle ecologiche. Questi sono dei mutamenti che riguardano la collettività e quindi
non è possibile lasciarli agli individui, ai singoli lavoratori o lavoratrici. Un altro aspetto che volevo menzionare è comunque che fa un po', diciamo, d'altra faccia della medaglia del vostro rapporto, che è qual è la situazione delle lavoratrici attuale, delle lavoratrici e dei lavoratori migranti in Italia, perché anche questo può dare degli spunti per l'elaborazione di politiche e anche di attivazione di una serie di meccanismi di dialogo tra le parti sociali e di relazioni industriali. Allora, in Italia la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti è inserita in segmenti lavorativi secondari che sono caratterizzati da alto turnover, basse qualifiche, basse retribuzioni e condizioni di lavoro precarie. Voi menzionate che le richieste delle imprese di lavoro diciamo a bassa qualifica, non direi non qualificato, ma di lavoro a bassa qualifica si aggirano intorno al 15%. Tuttavia, se andiamo poi a vedere la situazione a livello nazionale, la stragrande maggioranza dei lavoratori migranti, cioè l'80%, è inserita in questi segmenti. E anche se andiamo a vedere settorialmente o per singola professione, vediamo che c'è un'alta concentrazione di lavoratori stranieri, uno in settori specifici che sono appunto il lavoro di cura, l'agricoltura e l'edilizia, che hanno una serie di, diciamo, di problematiche, inclusa l'informalità, in alcuni appunto anche delle situazioni di sfruttamento lavorativo. E inoltre appunto questa mobilità, la mobilità professionale è scarsissima, cioè un lavoratore o una lavoratrice migrante che inizia un lavoro poco qualificato anche dopo 20 anni è sempre, si trova sempre in quella posizione lavorativa. C'è una segregazione occupazionale dei lavoratori e lavoratrici migranti, come ho detto, l'incidenza del lavoro precario è più che doppia rispetto a quella dei lavoratori nazionali e come Organizzazione Internazionale del Lavoro abbiamo fatto anche recentemente un'analisi dei salari e quello che viene fuori è che in media i lavoratori migranti percepiscono il 26,3% in meno rispetto ai nazionali e per via dell'intersezionalità e della, diciamo, doppia discriminazione per le lavoratrici migranti bisognerebbe aggiungere un ulteriore 10%. Quindi anche qui è necessario un po' invertire la tendenza attraverso, diciamo, politiche e investimenti nel riconoscimento della lavoro dignitoso e dell'esigibilità dei diritti per i lavoratori e le lavoratrici migranti, perché quello che volevo condividere con voi è che anche quindi valorizzando, come ha detto Patrick, le competenze, l'esperienza e gli skills dei lavoratori migranti. Quello che volevo condividere con voi è che la corsa alla internazionale, alla competizione tra i paesi in materia di reclutamento di lavoratrici e lavoratori è già partita. E secondo me appunto i benefici andranno sempre più a favore di chi riuscirà ad offrire delle condizioni di lavoro più competitive. L'altro punto che diciamo da attenzionare, 2 minuti e vado a concludere, sono appunto i meccanismi di governance. Anche qui il rafforzamento di questi meccanismi per le migrazioni regolari per lavoro è fondamentale per appunto poter beneficiare, come dite voi, del contributo dei lavoratori e delle lavoratrici migranti e per garantire il loro diritto a un lavoro dignitoso. E qui è necessario procedere ad esempio ad un'analisi più granulare dei fabbisogni di manodopera, anche la definizione di quote che vanno fino alle specifiche professioni, cioè di quote di ingressi e di flussi, parlare di una quota per il settore navale o i cantieri navali sono dei sottosettori che raggruppano parecchie professioni, dalle professioni meno qualificate fino agli ingegneri, diciamo, e alle professioni altamente qualificate. Quindi è necessario appunto un impegno maggiore per definire quelli che sono i fabbisogni reali delle imprese e anche per appunto far sì che ad ogni ingresso regolare corrisponda un contratto di lavoro regolare. E qui i dati di fonte governativa recenti ci dicono che
su 100 lavoratori e lavoratrici che entrano regolarmente, quelli che appaiono nei registri dell'INPS sono in media 25. Quindi vuol dire che c'è un 75% di lavoratrici e lavoratori che entrano in Italia e poi non si sa cosa fanno. Con molta probabilità ricorrono al lavoro informale, che appunto è caratterizzato da alto sfruttamento e violazioni di diritti, probabilmente si mettono nelle mani di intermediari scrupolosi che appunto praticano l'intermediazione illecita, considerando lavoratrici e lavoratori come della merce, e quindi anche su questo è necessario un po' rafforzare questi meccanismi, ed è anche necessario ovviamente rafforzare i meccanismi, come ho detto prima, di formazione, ma anche di inclusione lavorativa e di integrazione sociale. Su questo appunto è importante, e l'Italia in ambito internazionale, nella mia organizzazione, ha fatto una lotta di anni affinché ci fossero dei trattati internazionali che che attribuissero ai lavoratori migranti gli stessi diritti che spettano ai lavoratori nazionali. Quindi è importante, soprattutto nel periodo del secondo dopoguerra, quando gli italiani emigravano in Germania e i sardi in Germania, in Svizzera o in Argentina e Brasile, quindi è importante impegnarsi affinché queste condizioni appunto vengano applicate anche nel nostro paese. E l'ultimo punto è quello appunto del contributo delle parti sociali. Qui dico che noi abbiamo fatto un dialogo sociale tripartito a livello nazionale sulle questioni delle migrazioni per lavoro. Non è stato a tratti tanto semplice, però quello che è venuto fuori è una grande volontà e determinazione sia da parte delle rappresentanze delle imprese che da parte dei sindacati che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori, di contribuire a far sì che appunto ci siano dei meccanismi che favoriscono le migrazioni regolari per lavoro e allo stesso tempo che garantiscano la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Non vado nei dettagli, ma abbiamo anche fatto un'analisi dei termini e delle condizioni riguardo appunto ai lavoratori e lavoratrici migranti nella contrattazione collettiva. È molto interessante, la potete trovare nel nostro sito web, ma anche lì c'è parecchio che appunto le parti sociali stanno facendo, incluso anche attraverso i loro enti bilaterali, fondi interprofessionali. Quindi un incoraggiamento che darei ai miei conterranei, quindi ai colleghi della Regione Sardegna, è certamente di beneficiare di queste piattaforme anche di collaborazione da parte delle imprese, che rappresentano sempre più anche le imprese dei migranti, e da parte dei sindacati, che hanno dei tassi di sindicalizzazione dei migranti parecchio più elevati rispetto ai tassi di sindacalizzazione dei lavoratori nazionali. Quindi questo vuol dire che i migranti, sia gli imprenditori che le lavoratrici e i lavoratori, si sentono rappresentati, sentono che i loro interessi sono rappresentati da queste organizzazioni, e pertanto appunto è importante attivare questi meccanismi di consultazione, collaborazione e lavoro congiunto. Mi fermo qui. Grazie. E vi ringrazio ancora. Grazie mille Gianni in questa corsa che stiamo cercando di portare avanti. Ora appunto la parola al settore privato. Federico Fadda, segretario Confartigianato Gallura. Efficaci. Grazie, scusate. Sì, allora, saltiamo a pie pari un po' tutta la premessa che è stata fatta, diciamo, in maniera autorevole per quanto riguarda i dati, le problematiche demografiche, le problematiche legate ai numeri del mercato del lavoro, alla prospettiva della popolazione in età attiva. Salto anche un po' di ragionamenti sull'esperienza che in maniera molto autorevole e sicuramente più qualificata hanno fatto direttamente i rappresentanti delle singole comunità. Cerchiamo di essere
come ci suggeriva il nostro coordinatore operativi, e parliamo di qualcosa di specifico. Cerchiamo di, tanto per iniziare, cerco di parlare di qualcosa che conosco. Io rappresento il mondo dell'artigianato, in questo caso su un'associazione territoriale, ma con un tavolo regionale, per cui c'è un tema che diciamo dal nostro punto di vista è un po' bipartito, nel senso che c'è prima un tema di stare nella società da parte degli immigrati per quanto riguarda le nostre imprese, nel senso che spesso le nostre imprese avrebbero bisogno di operatori, di lavoratori all'interno delle loro compagini, sarebbero disponibili ad assumere, sarebbero disponibili anche a costruire percorsi di prospettiva, di qualificazione, percorsi che possono poi diventare anche gratificanti e che possono portare a risultati di emancipazione sociale. Il primo tema però è il tema della, non dico della cittadinanza, ma dell'essere cittadino, nel senso di poter stare all'interno di questa comunità legittimamente, perché prima di poter procedere ad un'assunzione, molti degli immigrati che stanno qua e ci sono, non possiamo fare finta di niente, e ci sono in maniera irregolare, non possono essere però inseriti all'interno di un'azienda. Il primo tema è questo: dobbiamo trovare dei modelli che ci consentano di regolarizzare situazioni che di fatto sono sotto gli occhi di tutti e che diventano invece poi appannaggio di sfruttamento e di meccanismi che sono fatti da soggetti che non sono gli imprenditori che vogliamo rappresentare, ma sono soggetti invece che fanno speculazione. Quindi il tema della partecipazione alla vita sociale. Il secondo tema, nel momento in cui abbiamo superato questa cosa, è il tema, no, che viviamo nel rapporto con l'imprenditore. Già il nostro mondo è rappresentato ed è immaginato come quello di serie B, no? Perché già io da bambino mi hanno fatto la distinzione: o vai a studiare o vai a lavorare. Quindi già nel mondo dell'artigianato sembra che fare delle cose manuali sia una cosa meno qualificante rispetto ad un lavoro intellettuale o pseudo-intellettuale. Quindi diciamo che quegli spazi che sono lasciati dai nostri e quegli spazi che sono comunque liberi nell'artigianato, perché c'è una grande possibilità e una grande opportunità e c'è una grande evoluzione nel nostro mondo, perché molte volte si continua a parlare di questo mondo come se si parlasse ancora di Mastro Geppetto con il martello e che taglia la legna, ma parliamo di domotica, parliamo di web design, parliamo di tutto il mondo delle estetisti, acconciatori, il mondo dell'impiantistica, le costruzioni, l'autoriparazione, tutti ambiti che hanno una grandissima necessità di manodopera qualificata. Ebbene, manca, e questo è il suggerimento, diciamo, che come organizzazione potremmo fare alla Regione, ma non solo alla Regione, perché va fatto anche a livelli più alti, quindi a livello statale, a livello nazionale e a livello internazionale, è il modello di formazione che sia più adatto al mercato del lavoro che ci chiede un certo tipo di esigenze, perché quello che noi abbiamo completamente cancellato, come si suol dire, abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca, è la formazione duale, cioè la possibilità di soggetti che non hanno qualifica di partenza di poter partecipare attivamente alla vita delle imprese e di imparare, così come, no, riempiandoci la bocca del Rinascimento italiano, stare a bottega per imparare un mestiere, oltre che con la formazione teorica, con una formazione pratica. È vero che ci possono essere stati degli abusi, che abbiamo visto delle situazioni, per esempio nell'alternanza scuola-lavoro o in altri modelli come l'apprendistato, che spesso sono stati non dei buoni esempi, ma noi dobbiamo cercare di prendere il buono di quelle esperienze e declinarli secondo una modernità che oggi ci sta veramente aggredendo e ci sta dicendo che dobbiamo affrontare questo tema, altrimenti queste persone saranno sempre ai margini delle nostre imprese, delle nostre società. Io spero che questi elementi possano essere utili, quindi che possano dare un contributo. L'altro aspetto che riguarda invece quelli che già hanno fatto un passino in avanti, e vado a concludere, e sono quelli che magari pensano più di attivare una partita IVA. Anche nel nostro mondo c'è un tema di qualificazione professionale. Noi stiamo verificando che per esempio c'è un problema di matching tra, o meglio di controllo, di verifica della qualità del titolo di studio preso in un paese non europeo. Significa anche già in Romania il problema, significa spesso in Albania, quindi non c'è bisogno di andare molto lontano. Un diplomato con un diploma rumeno, diplomato in un istituto professionale elettrotecnico, non può legittimamente svolgere l'attività di impiantista in Italia se non dopo un percorso piuttosto complicato, e così anche nel mondo della meccanica, eccetera. Ci sarebbe bisogno quindi di lavorare per mettere insieme questo tipo di esigenze, per allineare il matching delle competenze, per capire a che cosa vale un titolo straniero in Italia.
Un piccolo quadretto locale, siamo nel posto giusto, velocissimo, siamo nel posto giusto, tra l'altro non tanto tempo fa, quando mio padre è nato nel 1939, questa città si chiamava Terranova. Spero che questo sia anche di buon auspicio, nel senso che questo può essere veramente la terra nuova per tanta gente e quello che ha detto il sindaco, l'assessore, lo rappresenta. Su questo territorio non c'è un problema non solo su Olbia, ma diciamo sul nord-est, non c'è un tema pesante di tipo sociale, c'è un tema di generale accettazione, c'è un tema di generale convivenza civile, c'è un tema di integrazione. Molto semplicemente ieri ho conosciuto il padre di della compagna di scuola di mia figlia, perché ho portato la macchina dal lavagista che era il titolare, mi ha detto ma stessa scuola, stessa via, ma come si chiama? Ma io l'ho già sentita, è in classe con mia figlia. Quindi diciamo che l'idea è di una normalità che sta diventando ormai quotidianità per noi, e questo territorio da questo punto di vista può rappresentare un esempio di come un modello di integrazione che è nato non perché qualcuno lo abbia creato, ma è nato dalla semplicità del lavoro e dalla fortuna di avere delle opportunità lavorative e un clima accogliente. Il tema delle abitazioni è un tema che riguarda tutti, togliamoci gli immigrati, lavoratori, cittadini, chiunque. Chiudo così, grazie. Grazie. E passerei la parola all'altra parte, nel senso Confindustria, Gian Simone Masia, direttore Confindustria Centro Nord Sardegna. Funziona? Sì. Grazie. Metto il timer così 4 minuti si blocca da solo. Non vedo più la regione. Ok, benissimo. Perfetto. Allora, alcune cose che dovevo dire le ha dette in questo momento Federico. Noi abbiamo aziende industriali, per lo più aziende di servizi, aziende industriali abbastanza strutturate. Le nostre aziende hanno dei grossi problemi di reperimento manodopera di lavoratori locali. L'abbiamo detto in diverse occasioni, ultimamente la Regione Sardegna sta facendo partire numerosi strumenti su cui noi ci stiamo impegnando, academy formative, ora ci sarà già aperto l'avviso filo su cui ci stiamo muovendo sulle diverse filiere. Abbiamo una grossissima preoccupazione che su queste tematiche potremmo avere carenza di giovani che vogliono intraprendere determinati lavori che non sono lavori di basso profilo, eccetera. Quindi abbiamo un problema, le nostre aziende hanno un problema, le aziende di autotrasporto non trovano autisti, le aziende del settore nautico non trovano operai, non trovano tecnici, non trovano manutentori, non trovano elettricisti, ma questo è un problema che ci trasciniamo da tempo e sta peggiorando sempre di più. Quindi su questa tematica non so che cosa si potrà fare, però è importante che la Regione abbia delle giuste sensibilità. Io ho sentito l'incontro di ieri pomeriggio, mi sono rimaste in mente 2 parole importanti. Una l'ha detto una ragazza, non so se c'è, Giorgia, nata a Cagliari da genitori rumeni, che ha parlato di minaccia, che ancora secondo lei qualcuno percepiva lo straniero, l'immigrato come una minaccia, e poi un'altra parola che ha detto il dottor Frigieri è la narrazione sull'immigrazione. Io credo che il grande merito di questa giornata sia proprio quello di aver qua su questo territorio, su questa città, di aver provato ed aver iniziato a cambiare la narrazione su questo fenomeno. Un fenomeno che con i numeri abbiamo visto è molto importante, ad Olbia più che in altre zone, in Sardegna di meno rispetto alla percentuale che abbiamo a livello nazionale, però stiamo parlando comunque che su 5.200.000 cittadini stranieri in Italia 2,5 milioni sono lavoratori, con una percentuale di occupazione anche abbastanza alta, eccetera. Sappiamo benissimo quali sono i settori, agricoltura, ristorazione, turismo, in particolare i servizi personali. Quindi l'immigrazione non come minaccia, ma come grande opportunità. Una delle cose che è venuta fuori ieri, ma è venuta fuori nei lavori che abbiamo fatto, negli incontri che abbiamo fatto via web, è stata quali sono le misure per cercare di migliorare e facilitare l'integrazione degli immigrati al mondo del lavoro. Ci ha accennato qualcosa prima Federico, però una delle prime cose è il riconoscimento dei titoli abilitativi, una cosa che la Regione Sardegna può fare
perché l'hanno fatto altre regioni. Per esempio ci risulta che purtroppo non è possibile attivare la formazione professionale per gli immigrati perché se non hanno un titolo di licenza media. Alcune regioni hanno, nonostante la normativa nazionale preveda delle cose diverse, hanno comunque superato questo ostacolo, credo la Lombardia, forse anche l'Emilia, eccetera. Quindi sarà importante che anche su questo strumento si possa fare qualcosa. Chiaramente il miglioramento delle competenze, quindi attraverso la formazione professionale, poi tutto quello che riguarda i servizi sociali. Io credo che la giornata di oggi, che è la prima volta che si viene fatta una conferenza sull'immigrazione, però debba prendere le radici da una legge che io chiaramente non conoscevo. Lei ha detto che voi siete nati nell'85, la legge della Regione Sardegna è del 90, quindi comunque la Regione Sardegna è stata molto lungimirante nel darsi una legge che regolava in qualche modo il fenomeno dell'immigrazione. Sta finendo, sì? Perfetto. Detto questo, magari dico soltanto un'altra cosa. Secondo me a questo punto anche, non so se ci sono i rappresentanti delle varie comunità che sono intervenute, tutti interventi molto molto interessanti, tutti interventi che hanno dimostrato come l'integrazione già avviene. Tra l'altro io non so qua, se chiedessi, se qualcuno solleva la mano, quante persone sono di Olbia. Credo che Olbia sia proprio una comunità enorme di persone che arrivano da altri paesi, la comunità di Eusilia, la comunità di Budidora, quindi è stata una città molto molto accogliente. Quindi non mi meraviglia che anche il 2000, mi ricordo che quando la Romania è entrata nella comunità europea, immediatamente il giorno dopo 2000 persone hanno chiesto la residenza ad Olbia, perché comunque erano già presenti qua. Sul discorso poi dei flussi, eccetera, eccetera, se ne potrebbe parlare. Sappiamo benissimo che la normativa sui flussi, anche se si aumentano le percentuali, non sono una soluzione, perché c'è il problema di regolarizzare chi è già presente, e alla fine dei flussi di fronte a centinaia di migliaia di persone che possono entrare, quelli che vengono regolarizzati con contratti normali sono pochissimi, quindi alla fine i problemi li risolviamo all'italiana. Però ecco, tornando al discorso delle comunità e tutto quello che hanno detto le persone che ci hanno preceduto, delle varie comunità, interessantissimo secondo me il fatto che tutti quanti ormai sono qua da 20 anni, da 25 anni, da 30 anni, hanno figli che sono nati qua. Allora, io credo che l'invito, se qualcuno di questi è rimasto, è che veramente si sentano una parte attiva, una risorsa per la regione Sardegna, si sentano sardi, perché qualcuno ha detto non mi sento più nigeriano, ma torno qua ma non mi sento più nemmeno sardo. Quindi che inizino, e molti di questi forse già lo possono fare, sentirsi sardi, perché essendo una risorsa loro possono aiutare la Sardegna a risolvere un problema, e quindi molta attenzione da parte della regione a queste persone, molta attenzione a queste persone, cercare di risolvere tanti problemi, non tutti risolvibili dalla regione, molti dallo Stato, però contemporaneamente diventare loro stessi parte attiva per dare una mano all'economia della Sardegna per svilupparla. Poi problematiche ce ne potrebbero essere tante, si potrebbero approfondire, ma se gli studi non si fermeranno qua daremo la nostra disponibilità. Grazie ancora alla regione per questa iniziativa. Grazie anche per la disponibilità a proseguire in questo processo. Ora passiamo la parola alle parti sociali. Pierluigi Letta, segretario regionale CISL Sardegna. L'invito, lo ripeto, ma è scontato. Allora, io ho messo lo stesso orologio sottolineo di Gian Simone. No, va bene, insomma, a parte così le battute, intanto grazie per questo invito. Noi come CISL riteniamo che questa iniziativa sia davvero un'iniziativa molto importante, l'abbiamo accolta con grande interesse e siamo qua, insomma, entrambe le giornate a seguire questi lavori, perché crediamo che questo sia, anche per le questioni che sono emerse stamattina, anche nelle relazioni che hanno introdotto questa tavola rotonda, è emersa con grande evidenza quella che è la difficoltà di questa comunità, la comunità sarda in generale, una comunità che ha a che fare più che in altre comunità col problema demografico. E questo è un tema, insomma, che a noi deve interessare ancora di più di quanto in realtà deve interessare l'Italia. La Sardegna è la regione che ha più basso tasso di natalità, e tanti sardi, tanti giovani, 5.000 giovani ogni anno lasciano la Sardegna. Questa condizione, insomma, ci mette di fronte un problema che è già attuale, lo diceva Gian Simone, ma che in futuro sarà ancora più diciamo importante. Quindi credo che il merito rispetto a questa iniziativa che deve essere data alla regione, quindi ringrazio la Presidente Tode, ringrazio l'assessora Manca di questa opportunità, è che noi dobbiamo mettere davvero, diciamo, dentro la nostra attenzione
questa tematica, perché il ruolo delle persone che arrivano, io faccio fatica a chiamare anche i migranti, faccio fatica, le persone che arrivano da altre parti del mondo devono essere da noi valorizzati, perché sono una grande opportunità e sono una realtà che è già presente nella nostra regione, lo dicevano i dati, lo dicono, diciamo, la quotidianità e la testimonianza, insomma, di tanti soggetti. Io mi permetto di dire a Gian Simone che la Sardegna è accogliente, non lo è solo Olbia. Olbia ha alcune caratteristiche importanti che vanno valorizzate, ma questa è una terra dove, insomma, l'accoglienza è insita nel suo modo, insomma, di intendere il rapporto con gli altri, quindi credo che noi dobbiamo smettere di considerare le persone che arrivano da altri paesi come ospiti temporanei, dobbiamo organizzarci per rendere, diciamo, questa presenza la più strutturale possibile e la più efficace e accogliente possibile. La CISL insieme all'ANOF fa questo, insomma, opera in questo settore con molto impegno. Poi è presente il mio amico Abdul, insomma, che fa di questo il suo impegno quotidiano in CISL, insieme a tanti altri amici, insomma, che operano dentro l'ANOF e che sono impegnati tutti i giorni, insomma, a lavorare per includere e per risolvere i problemi che pratici sono importanti che noi affrontiamo. Il primo tema è quello, diciamo, degli strumenti diciamo, di accesso e di regolarizzazione. È un problema complesso, certamente complesso, ma noi dobbiamo migliorare nella programmazione, dobbiamo migliorare, diciamo, nella capacità di andare oltre la burocrazia e inserire queste persone, aiutarli nell'inserimento, diciamo, rispetto ai fabbisogni lavorativi. Occorre programmare, quindi io l'invito che faccio alla Regione insieme a noi è a continuare a operare in questa direzione, a migliorare, insomma, da questo punto di vista, perché è un elemento, insomma, assolutamente centrale. Senza una giusta programmazione, una buona programmazione, noi faremo fatica, insomma, ad adempiere alla nostra missione e anche all'interesse di questa comunità. Chiaramente inserimento significa inserimento nel mercato del lavoro, perché le persone devono essere, ecco qua che già è finito il tempo, devono essere inserite. Significa valorizzare le competenze che hanno, non si tratta di tappare i buchi, ma si tratta di valorizzare le persone, quindi c'è da inserire tutele, da lavorare sulla formazione sia per chi arriva sia per chi è già, diciamo, all'interno dei nostri percorsi. Il tema dei permessi di soggiorno l'avete toccato, è un grande problema sul quale, insomma, le regioni, ma anche le parti sociali, anche le imprese devono essere incluse nei ragionamenti. Non è sufficiente decretare, è necessario, insomma, programmare anche qua e avere la capacità, insomma, di ragionare nell'interesse delle persone che arrivano, ma anche nell'interesse di questo Paese. Grande problema l'inclusione abitativa, è un problema che deve essere, come dire, messo bene a fuoco. Non è semplice anche questo, trattare questo tema, ma occorre, insomma, anche qua mettere in campo una strategia perché le persone si includono e si accolgono e si inseriscono, oltre che se lavorano anche se abitano. Quindi chiudo parlando di formazione professionale e di microcredito. La formazione professionale è un elemento sul quale tante cose vengono fatte, dobbiamo valorizzare ulteriormente, sono stati citati dagli interventi che mi hanno preceduto. Io credo che la formazione sia una delle chiavi principali dell'integrazione, quindi su questo occorre fare investimenti. Evidenzio il tema del microcredito come un'opportunità sulla quale si stanno facendo, diciamo, iniziative importanti. Ecco, credo che si debba lavorare ancora di più, perché il microcredito può essere uno di quegli elementi che può aiutare maggiormente anche nell'ambito dell'autoimprenditorialità a facilitare l'inserimento delle persone. Ecco, quindi la CISL vuole essere parte attiva di questo ragionamento, lo fa con l'ANO, lo fa con lo IAL, lo fa con tutte le sue strutture territoriali, quindi noi siamo interessati e siamo attori convinti, insomma, che questo percorso debba essere un percorso sul quale vinciamo tutti. Grazie, grazie mille. Grazie di aver posto anche l'accento su una cosa che non è emersa in questi 2 giorni, che è l'aspetto finanziario, cioè del sostegno poi finanziario alla attività di impresa, ma non solo, nella fase di integrazione. Passo la parola a Gaia Garao, segretaria generale della UILA Sardegna. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
La UIL ha accolto questo invito con molto piacere per diverse ragioni. La prima è che quando si parla di migrazione spesso non è facile lasciarsi trasportare da visioni un po' semplicistiche, diciamo. La prima l'ha descritta bene la Presidente Tode stamattina, sarebbe anche la visione, diciamo, più in auge purtroppo al momento, ed è quella messa in piedi dalla fabbrica della paura, che parla di identità nazionale messa a rischio, di posti di lavoro rubati, di criminalità importata, e che vede come uniche soluzioni la militarizzazione del Mediterraneo e la deportazione in Albania. Il secondo atteggiamento non è più utile ed è quello che si pone come moralmente superiore, ma che poi, diciamo, non tiene conto di tutte le problematiche che i flussi migratori comportano. E quindi ringrazio l'assessora Manca, perché mettere in piedi un evento come questo, per mettere in piedi un evento come questo ci vuole anche un coraggio politico in questo momento. È un evento che sicuramente aiuterà le persone a ragionare con la testa e non con la pancia, mettendo in fila i fatti, analizzando i dati e discutendo per trovare soluzioni che portino all'integrazione, e dunque utilizzando un approccio scientifico e non ideologico. La realtà è fatta di quei fatti e di quei dati oggettivi di cui ha parlato la dottoressa Tronchin nell'introduzione, quindi non ci tornerò. Posso dire che la UIL, come del resto tutto il sindacato confederale, ha assunto da tempo il compito di studiare e analizzare il fenomeno, di offrire servizi ai cittadini stranieri che ne hanno bisogno e di garantire quell'assistenza contrattuale e legale ai lavoratori migranti, che spesso sono anche i lavoratori più fragili. Come posso testimoniare in prima persona, visto che mi occupo del settore agroalimentare. Sappiamo tutti quanto sia importante il settore agroalimentare in Italia, quanto sia importante la qualità dei prodotti italiani e quanto anche ognuno di noi sia un po' orgoglioso di quelle che sono le tipicità del territorio. E quindi non dobbiamo dimenticare che parte del successo dell'agroalimentare italiano si basa sulle spalle di centinaia di migliaia di lavoratori stagionali, che spesso sono lavoratori migranti. Anche in Sardegna settori importanti come la viticoltura, l'olivicoltura, la raccolta degli ortaggi sopravvivono proprio grazie al lavoro di queste persone. Per darvi alcuni dati brevemente, in Sardegna il 21% della manodopera agricola è composta da lavoratori migranti. Questo dato sale al 24% se consideriamo solo i braccianti stagionali, e comunque questi dati non tengono conto del tasso di irregolarità che nel settore agricolo, anche in Sardegna, è molto alto e supera il 17%. Nel settore agricolo l'incidenza del fenomeno dello sfruttamento è particolarmente marcata e riguarda, anche se non esclusivamente, i lavoratori migranti. Questi lavoratori spesso sono lavoratori temporanei, nel senso che si trattengono, diciamo, nel settore agricolo per un breve tempo per poi scegliere dei settori che vengono percepiti come meglio remunerati e meno faticosi, e quindi abbiamo anche un tasso di rimpiazzamento molto alto da parte di nazionalità che spesso sono ancora più fragili, perché c'è da dire che anche nello sfruttamento esiste una sorta di gerarchia tra gli stranieri, per cui gli ultimi arrivati spesso devono accettare condizioni di lavoro e salariali che sono peggiori rispetto a chi c'era prima. Spesso questi lavoratori subiscono trattamenti differenziati anche in base all'appartenenza etnica. Ad esempio, i lavoratori provenienti dall'Africa subsahariana spesso subiscono un trattamento peggiore anche a causa del persistere purtroppo di atteggiamenti di tipo razzista. Lo sfruttamento in agricoltura si manifesta con forme più o meno gravi, che vanno dall'irregolarità contrattuale, con una sottodichiarazione delle ore o delle giornate lavorate, i mancati riposi, la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza, fino ad arrivare a vere e proprie forme di ricatto, di abuso e di violenza. È vero che in Sardegna non abbiamo mai registrato episodi eclatanti e gravissimi come quello avvenuto l'anno scorso nell'agropontino a Satnam Singh, che è stato abbandonato morente di fronte a casa sua con un braccio mozzato posto in una cesta di frutta. Però è anche vero che la Sardegna non è immune al fenomeno dello sfruttamento, e lo dimostrano fatti di cronaca, ma anche la nostra esperienza quotidiana con i lavoratori
che a volte non finisce sui giornali, ma di cui noi possiamo essere testimoni in prima persona. Potrei fare decine di esempi, ne farò alcuni. Abbiamo avuto un ragazzo che si è rivolto a noi, che faceva il servopastore e veniva lasciato dormire nell'ovile insieme alle pecore e pagato con della carne cruda. Spesso i lavoratori si rivolgono a noi a seguito di infortuni e hanno paura di denunciare questi infortuni a causa delle minacce ricevute. Un altro esempio è quello di un lavoratore che non aveva un titolo di soggiorno regolare e che veniva utilizzato in condizioni praticamente di schiavitù dalla propria datrice di lavoro, che sosteneva di volerlo aiutare, sotto il ricatto del fatto che altrimenti l'avrebbe denunciato alle autorità competenti come clandestino. Quindi gli esempi sono tantissimi. Su quest'ultimo caso sicuramente per noi è stato molto utile l'introduzione del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo. Sicuramente ci sono dei fattori che incidono in particolar modo sul settore agricolo e che fanno sì che lo sfruttamento sia così frequente, che sono sicuramente la prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata, che sono legati alla stagionalità dei prodotti, l'impiego nei luoghi rurali e isolati, e questo è vero soprattutto nella nostra isola, la compressione dei salari e la mancata applicazione dei contratti provinciali, quindi delle tabelle salariali corrette. E questo ovviamente non per giustificare le aziende, però dipende anche da come è strutturata la filiera agricola e il peso esercitato dalla grande distribuzione sui produttori locali, che poi va a incidere sul prezzo finale dei prodotti. Incidono poi sicuramente l'inadeguatezza dei servizi di trasporto e delle soluzioni alloggiative di cui si è parlato ampiamente oggi, la scarsa conoscenza della lingua italiana, ma anche la precarietà giuridica. Ad esempio noi come WILA abbiamo riscontrato che molti lavoratori rischiano di diventare lavoratori fantasma se entrati col decreto flussi poi non riescono a trasformare il proprio permesso di soggiorno e quindi diventano clandestini. Per questi lavoratori noi siamo convinti che servirebbe ad esempio un permesso per attesa occupazione. Sì, sto concludendo. La WILA chiede da tempo di riaprire il tavolo interministeriale per contrastare caporalato e sfruttamento e la piena attuazione di quanto previsto dal DL Agricoltura. Per noi sicuramente ha comportato un punto di svolta la legge 199 del 2016 contro il caporalato, però ci sono parti della norma che sono rimaste assolutamente incompiute, e mi riferisco ad esempio alla creazione della rete del lavoro agricolo di qualità, dove le aziende si dovrebbero iscrivere, ma purtroppo le adesioni sono ancora molto poche. Per questo noi abbiamo chiesto, insieme anche alle segreterie regionali di FLAI CGIL e di FLAI CISL, più volte all'assessorato all'agricoltura di legare le premialità previste per le aziende anche alla certificazione di un lavoro etico e correttamente retribuito e anche all'iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità. Quindi per noi è importante, diciamo, per noi sindacato, ma immagino anche per le parti datoriali, che la competitività tra le aziende non avvenga sul costo del lavoro e quindi sulla pelle dei lavoratori, ma avvenga lealmente, garantendo dignità alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. Perché secondo noi il cibo è sicuramente più buono se ha anche il sapore della legalità. Infine, assessora, stamattina ho colto con molto favore l'idea della costituzione dell'osservatorio contro lo sfruttamento. Ne approfitto per chiederle se all'interno potranno essere rappresentate proprio le associazioni di categoria, in particolare quelle del settore agricolo, che tutti i giorni, diciamo, si confrontano con una realtà difficile, in modo da dare voce a chi nutre il paese, nutre la Sardegna, ma purtroppo spesso non ha voce. Grazie. Grazie davvero a tutti quanti, anche a Gianni e Patrick. Grazie, scusate se ho fatto la parte del cattivo. Non so se ci sono informazioni tecniche, se no ecco, allora passo la parola a te. Grazie ancora. Sì, le formazioni tecniche, appunto, facciamo una pausa di un'ora, il pranzo è qui dietro al circolo nautico, i colleghi di Olbia ci assicurano che avrete una sala più fresca al rientro, quindi vi aspettiamo.